Buonasera, dovremmo essere in diretta, adesso ce lo confermeranno, per questa grande diretta dello spoglio elettorale delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Sono già usciti gli exit poll, quindi già sappiamo qualcosa. Logicamente non sono dati sicuri, sono dati di previsione. Quello che sappiamo per ora sono i dati sull'affluenza, quelli sicuri, alle 12, alle 19 e stanno pervenendo quelli definitivi alle 23. Un'affluenza che comunque è abbastanza alta, è stata abbastanza alta. Adesso li andiamo a commentare con gli ultimi pervenuti, perché logicamente appunto stanno ancora arrivando. Attualmente ci sono 1188 comuni scrutinati su 7958 per quanto riguarda l'affluenza. Alle 23 era stata attualmente del 72,87%, quindi una buona affluenza, sicuramente, decisamente una buona affluenza. In percentuale attualmente sarebbe il 73,86% sulla giornata. Ricordiamo che alle 12 era stata del 19,43% e alle 19 del 58,42%. Tra poco andremo a vedere nel dettaglio i dati da Padova, logicamente da tutta la provincia. Andremo anche a vedere quello che sono state appunto i dati sull'affluenza. Ricordiamo che attualmente alle 19 il miglior comune era stato San Giorgio in Bosco con 74,33%, mentre il peggiore era stato Veggiano con 51,17%. Ci sono stati problemi nella giornata di oggi alle urne, abbiamo visto sicuramente anche a Padova si sono viste lunghissime code e molti elettori hanno addirittura deciso di non votare perché sono stati scoraggiati da queste lunghissime code che in centro addirittura uscivano fuori dai seggi elettorali. Quindi di certo questo tagliando antifrode ha fatto problemi, ha creato problemi sicuramente nel padovano, ma anche in tutta Italia, perché l'abbiamo sentito anche dall'edizione nazionale che ci sono stati problemi un po' dovunque per questo tagliando antifrode, tant'è vero che erano stati nel pomeriggio autorizzati i vice della sede a aiutare il caposezione per controllare questi tagliandi antifrode. Tra poco avremo anche, ci arrivano già gli exit poll per quanto riguarda le elezioni regionali nel Lazio e nella Lombardia. Nel Lazio vedono in testa Zingaretti, mentre nella Lombardia Fontana sarebbe in testa. Mentre per quanto riguarda appunto gli exit poll nazionali sui partiti, in testa c'è il Movimento 5 Stelle con il 29,5%. Attenzione che questi sono exit poll, quindi sono sondaggi, non sono dati definitivi. Mentre il PD ha un crollo ed era quello che era stato era nell'aria diciamo da un po' di tempo, tra il 20 e il 23%. Forza Italia si attesta sul 12,5, 15,5, sulla stessa linea la Lega, Fratelli d'Italia si ferma a 3,5, 5,5, Liberi Uguali dal 3 al 5%, Europa di Emma Bonino dal 2 al 4%, Noi con l'Italia dall'1 al 3% e la Civica Popolare di Lorenzin dallo 0 al 2%. Ecco, questi erano i dati che per ora abbiamo. Andiamo a vedere se ci sono stati dei movimenti su quanto riguarda l'affluenza nella provincia. Ok, abbiamo dei dati nella provincia di Padova. Attualmente sono stati scrutinati 3 comuni su 104, quindi adesso andiamo a cercare questi 3 comuni. È un po' complicato perché su 104 capirete che è una bella lista. Eccolo qua. Abbiamo l'affluenza totale di Saletto 81,61%, poi abbiamo Vigozzo d'Este con il 79,2% e Vo con l'80,49%. I dati definitivi poi li leggeremo più tardi. Mentre in generale in Italia i dati
continuano a essere di 1722 comuni scrutinati, quindi abbastanza relativamente poco, sarebbero al 73-53%. Bene, noi torniamo tra pochissimo, sempre qui in diretta, per commentare queste elezioni. Io vi aspetto. Eccoci tornati qui in studio per questa grande diretta sulle elezioni del 4 marzo 2018. Attualmente continuano ad esserci gli exit poll, difficile ancora avere dei dati definitivi, probabilmente li avremo verso mezzanotte e mezza, i primi dati inizieranno ad arrivare, ecco. Sicuramente se siete qui per avere il risultato di chi ha vinto le elezioni avete sbagliato, perché probabilmente non vincerà assolutamente nessuno, e questo ve lo dico già. Difficilmente ci sarà una maggioranza che consentirà a un solo di poter governare. Quindi servirà poi andare logicamente a capire quali saranno le mosse dei partiti, e questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Intanto scopriamo che il PD, almeno secondo gli exit poll, ha avuto quel crollo che era stato tanto decantato, anche perché appunto negli ultimi tempi c'erano stati quei problemi di rottura all'interno del PD che sicuramente hanno segnato questa tornata elettorale. Bene, andiamo a vedere intanto, stanno continuando ad arrivare i dati sull'affluenza. Attualmente in Italia sono stati scrutinati 2.307 comuni su 7.958. L'affluenza
alle 23 attualmente è del 73,86%. Ci trasferiamo a Padova, dove attualmente sono stati scrutinati 11 comuni su 104, l'affluenza qui è del 79,94%. Andiamo a controllare un attimo i primi comuni che ci sono arrivati con percentuali definitive alle 23. Alle 23 ad Agna avevano votato il 78,25%, a Candiana l'81,3%, poi i dati definitivi in percentuale li andremo a leggere più tardi quando avremo tutti i comuni, e a Casale di Scodosia il 78,17%. Lozzo Testino 79,40%, Megliadino San Vitale 80,24%, Piacenza d'Adige 80,41%. Vediamo se ne è arrivato qualcun altro. Sì, Rovolon 79,37%, Saletto 81,61% e Tribano 81,99%. Bigozzo d'Este l'avevamo già annunciato 79,02% e Vo, anche quello già annunciato, 80,49%. Bene, attualmente non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la situazione elettorale. Logicamente, come avevo già detto, i primi dati sui risultati arriveranno tra circa 2 ore, almeno i parziali. L'affluenza probabilmente tra un'ora saremo in grado di darvi i dati definitivi, e quindi per ora io direi di andare un attimo in pausa, poi ci rivediamo tra pochissimo.
Bentornati, siamo tornati qui in diretta sul Swissmar Channel, sono le 23:34 minuti, ci sono ancora i dati sull'affluenza che stanno giungendo attualmente. In Italia sappiamo che sono stati scrutinati 3.190 comuni su 7.958 e attualmente alle 23 l'affluenza era del 73,90%, mentre i dati definitivi sull'affluenza sono quelli delle 12 e delle 19 rispettivamente al 19,43% e al 58,41%. Queste sono le percentuali che attualmente sappiamo come definitive, mentre appunto quella delle 23 è ancora parziale. Ci trasferiamo di nuovo nel Padovano per vedere se ci sono state delle modifiche per quanto riguarda il conteggio. Attualmente siamo a 22 comuni scrutinati su 104 per quanto riguarda l'affluenza. Attualmente nel Padovano sarebbe a 79,69. Non andiamo più ad elencare i comuni, non per ora. Andiamo a riguardare un attimo gli exit poll dei partiti che vedono attualmente il Movimento 5 Stelle in testa, che ondeggia tra il 29,5 e il 32,5% di preferenze, mentre il PD crolla tra il 20 e il 23%. Forza Italia 12,5 e 15,5 in pari merito con la Lega, stessi exit poll, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si attesta sul 3,5 e 5,5, Liberi e Uguali tra il 3 e il 5%, Europa di Emma Bonino tra il 2 e il 4%, Noi con l'Italia tra l'1 e il 3%, conclude la Civica Popolare tra lo 0 e il 2%. Ecco, questi sono gli exit poll che attualmente ci sono. E per quanto riguarda i referendum regionali, in Lombardia Fontana sarebbe in vantaggio su Gori e nel Lazio invece sarebbe Zingaretti, colui che potrebbe diventare il nuovo presidente della regione Lazio. Bene, attualmente appunto non abbiamo ancora altri voti. Stiamo cercando di capire logicamente quali saranno i movimenti dei partiti, perché questa sarà sicuramente la chiave di lettura che nei prossimi giorni dovremmo avere per poter interpretare questi dati sul voto, e sicuramente per poter capire chi effettivamente andrà a governare il paese dovremo aspettare una settimana circa. Sarà quasi impossibile definirlo questa sera o domani mattina al massimo. Insomma, diciamo che i dati come sono adesso con gli exit poll non darebbero a nessuno la maggioranza per poter governare da solo. Servirà probabilmente un'alleanza, alleanza che potrà essere fatta solo nei prossimi giorni. Bene, con questo per il momento io ridò la linea alla regia. Logicamente più avanti andremo, meno pubblicità ci saranno, perché spero che arrivino i dati. Attualmente i dati non ci sono, quindi continuo a dar la linea alla regia per questo motivo. Bene, noi ci rivediamo tra pochissimo.
Rieccoci, bentornati in diretta su It's Fisher Channel, sono le 23:42 minuti. Attualmente stiamo ancora aspettando i dati sull'affluenza e ci sono solo gli exit poll per queste politiche del 4 marzo. Attualmente sono stati scrutinati 4.099 comuni su 7.000, ci apprestiamo alla metà dei comuni scrutinati, ecco. Attualmente l'affluenza alle 23 sarebbe stata in Italia del 74,2%, un'affluenza medio-alta. Ecco, ricordiamo che per 3 governi non si è andato a votare, quindi insomma gli italiani hanno espresso questa voglia di andare a votare. Ecco. A Padova attualmente sono stati scrutinati per quanto riguarda l'affluenza 37 comuni su 104, portando il dato per ora provvisorio all'80,98% alle 23. Ecco. Ricordiamo velocemente tutti gli exit poll per chi ci fosse collegato da poco. Il Movimento 5 Stelle in netto vantaggio che si attesta tra il 32,5 e il 29,5, a seguire il PD con tra il 23 e il 20, Forza Italia tra il 15,5 e il 12,5, con la Lega a pari merito, quindi 15,5 e 12,5, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni tra 5,5 e 3,5, Liberi Uguali dal 5 al 3, Europa di Emma Bonino dal 4 al 2%, Noi con l'Italia dal 3 all'1%, la Civica Popolare della Lorenzin dal 2 allo 0%. Ecco, questi sono gli exit poll che vedono appunto in netto vantaggio il Movimento 5 Stelle con Lega e Forza Italia, mentre un tonfo nel vuoto l'ha fatto il PD con questo calo impressionante che ha ricevuto. Adesso andiamo a parlare dei tagliandi antifrode, perché ne avrete sentito parlare, li avrete visti se siete andati a votare. Ecco, per la prima volta sono stati introdotti in questa elezione. Cos'è il tagliando antifrode? Per chi non lo sapesse, per chi non è andato a votare o per chi era distratto, era un talloncino il cui numero veniva segnalato al momento del controllo documenti e che identificava l'elettore, di fatto non rendendo possibile lo scambio di scheda all'interno del seggio. Questi tagliandi antifrode hanno provocato numerose code, perché controllare i dati logicamente ci si mette di più rispetto al normale, e soprattutto alcune persone hanno, come degli anziani, qui leggiamo da alcune testate, non si sono fidati a dare al presidente di seggio le schede, perché è una cosa inusuale, ecco, infatti era la prima volta e c'è stato qualche disguido. Per questi italiani antifrode appunto ci sono state code anche a Padova, poi lo vedremo nell'edizione di domani mattina del telegiornale, code veramente ampie anche fuori dalle sezioni elettorali, e molti elettori anche a Padova si sono girati, sono tornati a casa perché troppa coda, hanno detto noi non la facciamo. Ecco, per la prima volta. Vediamo se sono giunti altri dati. Attualmente 4.480 su 7.958 comuni scrutinati in Italia, 74,2 l'affluenza alle 23. Vediamo se a Padova abbiamo degli altri dati. A Padova 46 comuni, 81,29, ecco, si sta alzando un po' la media per il momento. Per il momento non abbiamo aggiornamenti, quindi torniamo in pausa, poi ci rivediamo tra pochissimo.
Eccoci, bentornati qui in diretta su Sufficient Channel, sono le 23:49 minuti. Attualmente stanno uscendo degli ulteriori dati per quanto riguarda gli exit poll, sono gli exit poll riguardanti i seggi. Ecco, sono degli exit poll che bisogna prendere comunque con le pinze perché sui seggi veramente servirebbe un po' più di chiarezza, quindi prendeteli con le pinze. Attualmente il centrodestra avrebbe tra i 225 e i 265 seggi, il Movimento 5 Stelle tra 195 e i 235 seggi, l'aggregazione di sinistra tra 115 e 155, liberi uguali tra 12 e 20 e le altri tra 6 e 8. Ecco, questi sono un attimo i dati sui seggi di exit poll, quindi prendeteli appunto con le pinze. Nel frattempo andiamo a vedere se abbiamo degli ulteriori dati sull'affluenza. Attualmente 4.900 i comuni scrutinati su 7.958, l'affluenza alle 23 per ora è al 73,79%. Ci dirigiamo invece a Padova. Adesso andiamo a leggere un po' di sezioni. Attualmente scrutinati 52 comuni su 104 con 81,38. Ecco, alle 23 vediamo nel comune di Agna aveva votato il 78,25, ad Anguillara Veneta il 78,10, ad Arre l'80,73, ad Arzergrande l'80,68, a Bagnoli di Sopra il 78,60, a Baone l'82,32, a Barbona il 75,23, a Battaglia Terme 78,70, Varapisani 78,92, Bovolenta 80,23, Campo San Martino 85,53, Candiana 81,03, Carceri 79,93, Carmignano di Brenta 83,15, Casale di Scodosia 78,17, Castelbaldo 79,78, Cintoganeo 78,18, Cittadella 83,50, Codevigo 80,40, Curtarolo 82,98, Fontaniva 82,80, Gran Torto 81,31, Granze 80,05, Lozzo Testino 79,40, Maserà di Padova 82,24, Megliadino San Vitale 80,24, Merlara 78,76, Pernumia 80,33, Piacenza d'Adige 80,41, Piazzola sul Brenta 81,26, Piave di Sacco 80,74, Ponso 80,69, Ponte San Nicolò 83,81, Ponte Longo 76,68, Pozzonovo 79,27, Rovolon 79,37, Saletto 81,61, San Giorgio in Bosco 86,36, San Pietro in Gu 83,64, Santa Margherita d'Adige 78,57, Sant'Elena 82,20, Sant'Urbano 78, Stanghella 77,25, Terrassa Padovana 84,97, Torreglia 79,03, Tre Baseleghe 81,29, Tribano 81,99, Vigozzo d'Este 79,02, Vigo d'Arzare 81,42, Villa Estense 78,17, Villanova di Campo San Piero 84,39, chiude Vo a 80,49. Questi i dati dell'affluenza alle 23, mentre quelli definitivi sulle percentuali li daremo più tardi, quando logicamente avremo tutte le percentuali e tutti i comuni scrutinati, almeno per quanto riguarda l'affluenza. Ecco, non cambia molto sugli exit poll, continuano a essere stabili, non sono usciti aggiornamenti per quanto riguarda gli exit poll e non ci sono aggiornamenti neanche per quanto riguarda lo scrutinio in generale.
neanche per l'affluenza in Italia. Ok, è arrivato un dato: 5.200 su 7.958 comuni scrutinati. Attualmente la percentuale alle 23 è al 73,80%. Ecco, non ci sono aggiornamenti per il momento ulteriori, quindi io ridò la linea alla regia e ci rivediamo tra poco. Rieccoci, bentornati in diretta, sono le 23:57 minuti e attualmente stiamo vedendo ancora i dati parziali sull'affluenza, ma io direi di andare alle regionali, perché non abbiamo ancora finora parlato delle regionali. Si vota anche si votava in Lombardia e Lazio. Attualmente come percentuali ancora relative abbiamo in Lazio 177 comuni scrutinati su 378, la percentuale dei votanti alle 23 era del 68,20%. In Lombardia invece la percentuale dei votanti attualmente scrutinata di 748 comuni su 1516 alle 23 era di 74,17. Ecco, questo per quanto riguarda l'affluenza nelle regionali. Adesso ci spostiamo perché stanno cominciando ad arrivare invece i dati del Senato, che sono i primi che vengono scrutinati, dati ufficiali. Attenzione, non sono più exit poll questi, logicamente sono poche sezioni, però ci sono. Per quanto riguarda gli scrutini, questi comprendono tutta l'Italia, esclusa la Valle d'Aosta. Poveretti. Vediamo un attimo se ci sono aggiornamenti anche su questi. Sì, ci sono degli aggiornamenti. Attualmente sono state scrutinate 24 sezioni su
61.401, quindi prendeteli molto con la pinza questi dati perché logicamente sono molto relativi. Attualmente i dati dicono che i candidati uninominali di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia sono in vantaggio al 41 e 44%, seguiti dai candidati uninominali di PD, Europa della Emma Bonino, la Civica Popolare di Lorenzin, Italia Europa Insieme e SVP al 29,3%. A seguirli, eccoli qua, il Movimento 5 Stelle che si fissa al 23,38%, candidati uninominali per Liberi e Uguali 2,33%, Popolo della Famiglia 0,95%, Casa Pound 0,89%, Potere al Popolo 0,58%, Italia agli Italiani 0,51%, Partito Comunista 0,20%, Partito Repubblicano Italiano ALA 0,17%, Partito Valore Umano 0,17%, Grande Nord 0,10%, Lista del Popolo per la Costituzione 0,10%, Per una sinistra rivoluzionaria 003, Destre Unite Forconi 03, Patto per l'Autonomia 03, mentre 0 attualmente a 0 rimangono autodeterminazione. Qua ci deve essere un piccolo errore, probabilmente sì, hanno fatto errori anche sui dati qui ufficiali. Autodeterminazione penso si chiami. Queste sono tutte a zero, candidati per Democrazia Cristiana, Rinascimento MIR, Siamo, SMS. Ecco, attualmente questi sono i voti per il Senato, i risultati. Prendeteli molto con le pinze perché appunto le sezioni scrutinate sono 24 su 61.401, quindi una veramente piccola parte delle sezioni. Andiamo invece a vedere se sono pervenuti i dati sull'affluenza in Italia in generale alle 23. Attualmente sono pervenuti da 5.710 comuni su 7.958, quindi abbiamo sorpassato la metà, e l'affluenza si attesta al 73,79%. Ecco, questi sono i dati. Tra poco dovremo ricevere anche i dati per quanto riguarda le regionali, almeno per gli exit poll. Sì, sappiamo che nell'exit poll, adesso vado a trovare la scheda, non trovo più la scheda delle regionali. Ok, Fontana è in vantaggio in Lombardia e Zingaretti è in vantaggio nel Lazio. Ecco, questi sono i dati per ora che ci giungono. Io do la linea di nuovo alla regia, noi ci vediamo tra pochissimo.
E eccoci qui in diretta dagli studi di Fisher Channel, mezzanotte e 7 minuti. Stiamo controllando assieme i dati per l'affluenza e i primi risultati che ci arrivano per queste elezioni politiche del 4 marzo. Attualmente i dati sull'affluenza riportano che sono stati scrutinati 6.051 comuni su 7.958, quindi ci stiamo apprestando ad arrivare alla fine di questo scrutinio, almeno per quanto riguarda l'affluenza. Attualmente alle 23 si attesterebbe al 73,82%. Ci spostiamo nella provincia di Padova. Attualmente sono stati scrutinati 75 comuni su 104, mancano ancora i maggiori. Stiamo controllando in questo momento se ci siano delle novità, almeno per quanto riguarda i comuni appunto maggiori che stiamo aspettando, ma no, non ce ne sono, ok. Padova non ha ancora dato voti come le maggiori città del territorio. E quindi ci spostiamo sull'ambito nazionale e ripertiamo questi exit poll che danno favorito il Movimento 5 Stelle, che si attesterebbe tra il 32,5 e il 29,5%, seguito dal Partito Democratico, che si attesterebbe tra il 23 e il 20%, seguito dalla Lega con il 16 e il 13%, che attenzione, questo è un exit poll che è cambiato, è mutato. La Lega in questo momento avrebbe sorpassato Forza Italia, prima ricordo che erano unite sullo stesso piano, attualmente avrebbe sorpassato di un punto circa Forza Italia di Berlusconi, che si ferma al 12,5 e 15,5. Ecco, questo è il primo dato significativo per quanto riguarda il centrodestra, anche perché la coalizione di centrodestra molto probabilmente sarà quella dominante anche per quanto riguarda questi dati che ci arrivano in questo momento, quindi sapere chi nel centrodestra avrà la maggioranza è sicuramente una cosa importante. Segue negli exit poll sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si attesta tra il 5,5 e il 3,5%, Liberi Uguali dal 5 al 3%, Europa di Emma Bonino dal 4 al 2%, Noi con l'Italia dal 2,5 allo 0,5%, qui ha perso qualcosa, mentre Civica Popolare di Lorenzin dal 2 allo 0%. Ecco, questi sono i dati che attualmente di exit poll ci giungono, sono rilevazioni. Attenzione, sono appena giunti i primi dati effettivi, li stavamo commentando prima, ma attualmente abbiamo dei dati nuovi, eccoci qua, adesso li andiamo a commentare assieme. Il Movimento 5 Stelle al 33,1%, questi sono dati definitivi del Senato, però prendeteli con le pinze perché attualmente logicamente le sezioni scrutinate effettive sono poche. Poco fa, adesso vediamo un attimo se ce le danno, eccole qua. Senato attualmente sono 73 su 61.401 le sezioni scrutinate, quindi prendiamo appunto con le pinze questi dati che ci vengono dati, scusate il gioco di parole. Il Movimento 5 Stelle in testa al 33,1, seguito dal PD al 18,7, Forza Italia 14,1, Lega 17,3, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni 4,2, Liberi Uguali 3,3, Europa di Emma Bonino 2,6, Noi con l'Italia 1, Insieme 0,8. Ecco, questi i dati che ci giungono attualmente. Andiamo subito nell'affluenza, dovremmo avere dei dati quasi definitivi di affluenza in Italia. 6.341 i comuni su 7.958 e alle 23 la percentuale attualmente è del 73,77%. Ecco, questi sono i dati. Torniamo
eccola qua, al Senato, perché ricordiamo che prima vengono scrutinate le schede del Senato e poi quelle della Camera. Attualmente sono state scrutinate 83 sezioni, tra poco logicamente dovremo avere un boom di sezioni scrutinate proprio perché stanno scrutinando in questo momento. E attualmente, eccoli qua i dati, un secondo che proviamo a leggerli. Per quanto riguarda i candidati uninominali, la coalizione di centrodestra è al 43,19%, il partito la coalizione di sinistra è al 25,34%, il Movimento 5 Stelle al 24,63%, Libri Uguali 2,94%, Potere al Popolo 0,85%, Casa Pound 0,79%, Popolo della Famiglia 0,69%, Italia agli Italiani 0,66%, Partito Valore Umano 0,26%, Partito Repubblicano Italiano ALA 0,16%, Grande Nord 0,15%, Partito Comunista 0,14%, per una sinistra rivoluzionaria 0,07%, Lista del Popolo per la Costituzione 0,02%, mentre i prossimi che vi vado a elencare sono tutti a 0 di percentuale. Siamo Destre Unite, Forconi, Autodeterminazione, Democrazia Cristiana, Rinascimento, MIR, SMS. Ecco, questi sono a 0 attualmente. Questi sono dati definitivi, ma sono 83 sezioni appunto su 61.000, quindi bisogna attendere per avere dei dati più concreti da poter leggere poi in chiave nazionale, ecco. Per quanto riguarda la Camera, probabilmente stanno pervenendo anche qui delle sezioni, sono però 7. Le andiamo a leggere ugualmente. 7 sezioni scrutinate vedrebbero i candidati alla Camera uninominali. In vantaggio la coalizione di centrodestra col 50,21%, seguiti dal Movimento 5 Stelle al 24,57%, la coalizione di centrosinistra al 19,53%, Libri Uguali 1,89%, Casa Pound 1,26%, Potere al Popolo 1,05%, Popolo della Famiglia 0,84%, Partito Comunista 0,42%, scusate, Partito Valore Umano 0,21%, Autodeterminazione 0,0%, Blocco Nazionale per l'Italia, vabbè, e tutti gli altri sono a 0, ecco. Questi sono i dati di 7 sezioni su 61.000, quindi ancora di più da prendere con le pinze. Per il momento non ci sono aggiornamenti, quindi noi andiamo in pausa, noi ci rivediamo tra pochissimo.
Eccoci in diretta, sono mezzanotte e 20 minuti, siete in diretta su Fisher Channel. Attualmente abbiamo ancora dei dati di exit poll, pochi definitivi e soprattutto molto parziali, che però dimostrano che il Movimento 5 Stelle abbia fatto man bassa nel sud, mentre al nord la coalizione di centrodestra è molto forte. Ecco, questi sono i dati per il momento. Adesso andiamo a elencare anche qualche dato definitivo prima di andare anche con una news appena arrivata in redazione, importante, che però non c'entra con le elezioni, che però tra poco andremo a commentare. Ecco, nel frattempo torniamo sulle nostre proiezioni. Rieccoci qui, le proiezioni attualmente danno in percentuale il Movimento 5 Stelle 33,1%, seguito dal PD 18,7%, la Lega 17,3%, Forza Italia 14,1%, Fratelli d'Italia 14,2%, Liberi Uguali 3,3%, Europa di Emma Bonino 2,6%, Noi con l'Italia 1,0%, Insieme conclude allo 0,8%. Questi dati che danno nella coalizione di centrodestra, è molto importante, la Lega in vantaggio rispetto a Forza Italia. Questo è un dato molto importante perché potrebbe definire la battaglia per la premiership nel centrodestra. Ecco, questo sicuramente è un dato importante. Andiamo a vedere attualmente i dati dell'affluenza che ci giungono ancora parziali dall'Italia. Attualmente sono stati scrutinati 6.701 comuni su 7.958, dando la percentuale alle 23 del 73,62%. Questa è la percentuale attualmente ancora in aggiornamento per quanto riguarda il territorio italiano, mentre per quanto riguarda il territorio del Padovano attualmente sono stati scrutinati 83 comuni su 104, dando una percentuale dell'81,34% alle ore 23. Ecco, questi sono i dati attualmente di presenze ai seggi, presenze che, come ricordiamo, sono state molto rallentate da questo nuovo tagliando introdotto. Molti non hanno votato proprio perché si sono trovati davanti ad una coda, li abbiamo visti domani mattina, ve li riproporremo nei servizi del nostro telegiornale, con code che uscivano addirittura dai seggi elettorali, e dal pomeriggio i presidenti del seggio potevano affidarsi al vicepresidente su ordine appunto del governo appunto, per poter scrutinare le schede, perché con questo tagliando antifrode ci sono stati notevoli ritardi. Ecco, adesso invece ci trasferiamo subito nel Padovano, perché c'è una notizia che ci è giunta appunto poco fa in redazione. C'è stato un terremoto, una scossa nel Vicentino di magnitudo 2,1 della scala Richter, che è stata avvertita alle 20:31. Ecco, la scossa è stata registrata nella provincia di Vicenza, con l'epicentro tra Villaverla, Arzignano, Schio. Ecco, questa è la zona. La profondità della scossa è stata di 12,5 e quindi è stata sentita chiaramente dalla popolazione. Ecco, questa era la notizia appena giunta in redazione che vi dovevo leggere. Ma adesso torniamo al capitolo elezioni nazionali e vediamo se ci sono dei nuovi dati. Vedrebbero appunto il trionfo dei 5 Stelle al Senato, seguiti dalla Lega, mentre appunto il PD che continua la sua caduta libera. Ecco, sicuramente un dato importante è quello della caduta del PD, perché molto probabilmente, almeno questo è il pensiero di noi che seguiamo queste elezioni, molto probabilmente chi ha votato Movimento 5 Stelle l'ha fatto non solo perché votava Movimento 5 Stelle, ma anche perché la sinistra si vedeva già con le spalle al muro ancora prima delle elezioni, e quindi per contrastare la destra molti elettori potrebbero aver deciso di
cambiare e quindi di emigrare dal polo di sinistra verso quello di 5 Stelle proprio per contrastare questa destra. Almeno questo potrebbe essere accaduto nelle regioni del sud-centro. Almeno questo è ovviamente un nostro pensiero, però è qualcosa che potrebbe essere verosimile. Ecco. Ci ritrasferiamo al Senato, vediamo se abbiamo dei dati un po' più consistenti per quanto riguarda gli uninominali. Sì, questi dati riguardano l'Italia, esclusa la Valle d'Aosta, perché la Valle d'Aosta non c'entra con l'Italia, no, poveretti. Dopo andremo a controllare anche la Valle d'Aosta, non vi dimentichiamo. Attualmente sono state scrutinate 175 sezioni su 61.401 e vedono la coalizione di centrodestra in testa col 41,95, seguiti dal 5 Stelle col 25,72, che adesso hanno superato appunto la coalizione di centrosinistra, che si abbassa al 25,05, seguita da Liberi Uguali al 3,20 e Potere al Popolo al 0,90, Casa Pound a 0,82, Popolo della Famiglia 0,68, Italia agli Italiani 0,58, Partito Valore Umano 0,26, Grande Nord 0,21, Partito Comunista 0,19, ALA 0,13, Per una Sinistra Rivoluzionaria 0,11 e Patto per l'Autonomia 0,4, Lista del Popolo per la Costituzione 003, Autodeterminazione 002, Destre Unite Forconi 001. Ecco, questi concludono, poi ci sono tutti a zero i rimanenti. Questi sono dati definitivi, ma da prendere appunto molto, perché sono 175 su 61.000 le sezioni scrutinate, quindi da prendere molto con le pinze questi dati. Attualmente non abbiamo aggiornamenti per quanto sappia, stiamo controllando logicamente la situazione in evoluzione. Man mano che andremo avanti in questa nottata, in questa lunga diretta, dovremo ricevere dei dati, scusate, più concreti, che però già ci denotano una vittoria per quanto riguarda i partiti del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è il partito in assoluto che ha ricevuto più voti, quindi niente da dire, complimenti al Partito 5 Stelle. Il PD crolla perché attualmente si attesta al 18,7, è un risultato pesante, perché se controlliamo chi lo segue, cioè la Lega, è al 17,3, è veramente a un soffio dal Partito Democratico, cosa che anni fa nessuno avrebbe mai immaginato. La Lega vola e quindi addirittura supera Forza Italia, che si ferma al 14,1%, un grosso risultato per la Lega di Salvini, che vincerebbe in questo caso la coalizione di centrodestra. La Giorgia Meloni, che fa parte anche del centrodestra, si attesta al 4,2 e l'ultimo del centrodestra, Noi con l'Italia, è all'1%. Per quanto riguarda gli altri schieramenti, Liberi Uguali al 3,3, Europa di Emma Bonino 2,6 e Insieme 0,8 persiste. Ecco, questi sono i dati. Attualmente sono proiezioni al Senato che ci parlano ancora di mezzanotte, e quindi sono passati 30 minuti. Probabilmente tra poco avremo degli aggiornamenti sugli exit poll, oltre che appunto i dati definitivi che ci arrivano, però essendo ancora sostanzialmente pochi è ancora complicato poterli leggere. Nel frattempo appunto andiamo a vedere i dati, perché se no poveretti si lamentano, regionali per quanto riguarda le elezioni in Lazio e in Lombardia. Attualmente per quanto riguarda i votanti, in Lazio sono state scrutinate 243 su 378 sezioni
e la percentuale alle 23 era di 69,82%. In Lombardia 1180 sezioni su 1516, 74,14 il voto parziale delle 23. E attualmente in Lombardia sarebbe in vantaggio Fontana, mentre in Lazio Zingaretti. Ecco, questi sarebbero per ora gli exit poll. Ecco. Per quanto riguarda i seggi, e questi sono altri exit poll sui seggi, il centrodestra potrebbe avere tra i 265 e i 225 seggi, il Movimento 5 Stelle tra i 235 e i 195, la coalizione di sinistra 155 e 115, Liberi Uguali tra 20 e 12 e altre tra 8 e 6%. Ecco, queste le percentuali attualmente. Andiamo a rivedere attualmente gli exit poll, perché sono exit poll sui dati di chi è in vantaggio. Ecco, attualmente in vantaggio ci sarebbe il Movimento 5 Stelle al 33,1. Ecco, sono arrivati, attenzione, fermi tutti, sono arrivati i nuovi dati appena in questo momento sugli exit poll. Come dicevo, le proiezioni si sono aggiornate perché erano passati 30 minuti. Attualmente andiamo a leggere i dati con exit poll ma con parziali definitivi, perché questi comprendono dei dati definitivi, quindi andiamo a leggerli. Allora, il Movimento 5 Stelle attualmente è in testa con il 33,1% e avrebbe guadagnato 95 seggi attualmente, seguito dal PD con 18,7%, 77 seggi guadagnati. La Lega segue il PD a 17,3, 63 seggi, quindi ha uno sputo. Ecco, si stanno di nuovo aggiornando, un secondo. Sì, continuiamo. Forza Italia 14,1, 51 seggi, quindi un distacco anche nella coalizione di centrodestra notevole. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni 4,2, 18 seggi vinti. Liberi e Uguali 3,3, 4 seggi. Europa di Emma Bonino 2,6%, nessun seggio. Noi con l'Italia 1%, nessun seggio. Insieme 0,8 e ancora nessun seggio. Ecco, questi sono i dati attualmente che riceviamo. Logicamente la vittoria dei 5 Stelle non è in dubbio per il momento, sarebbe il partito maggiore d'Italia, almeno da solo. Poi per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, in vantaggio c'è la Lega di Matteo Salvini, seguita da Forza Italia, il partito della Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e Noi con l'Italia. Per quanto riguarda la coalizione di centro-sinistra, fatemi dare uno sguardo, eccoli qua, si attesterebbero in seguito con il Partito Democratico, Europa Più, Italia Europa Insieme, Lista Civica Popolare di Lorenzin e SVP. Attualmente sarebbero 28 e 33 assieme, quindi insomma un risultato pessimo per il centro-sinistra. Ecco. Andiamo a vedere i dati sull'affluenza nel Padovano, perché stanno continuando ad arrivare. Dovremmo quasi esserci per quanto riguarda le sezioni totali. Ci mancano ancora i comuni principali, però 89 comuni su 104 sono stati scrutinati per quanto riguarda l'affluenza. L'affluenza alle 23 era dell'80,44%, una delle percentuali più alte in Italia. Ecco, giusto per capirci. Italia che attualmente si attesta sul 73,19, quando mancano poco meno di 8.000 comuni da scrutinare, quindi l'affluenza del Veneto è sicuramente molto alta. Ricordiamo che alle 12 l'affluenza del Veneto era la terza maggiore d'Italia.
quindi molto positivo questo dato. Bene, per il momento non ci sono aggiornamenti, io direi che potremmo andare in pausa, noi ci rivediamo tra circa 2 minuti. Eccoci, bentornati, sono le 0:39, ci sono stati degli aggiornamenti in questo momento, aggiunti in redazione per quanto riguarda le proiezioni del Senato, sono proiezioni appena aggiunte, quindi le andiamo a leggere assieme. Il Movimento 5 Stelle 31,8%, seguito dal PD che allunga un pochetto al 19,6%, la Lega perde un punticino 15,9%, Forza Italia 14,2%, Fratelli d'Italia 4,4%, Libri Uguali 3,5%, Europa di Emma Bonino 2,7%, Noi con l'Italia 1,5%, Insieme 1%. Queste sono per il momento le proiezioni. Il centro-sinistra
avrebbe 135 punti, il centrodestra 245, il Movimento 5 Stelle 215. Ricordiamo che la maggioranza è 316 per quanto riguarda la Camera. In questo momento quindi ci sarebbe un confronto diretto tra centrodestra e Movimento 5 Stelle senza che per ora nessuno abbia la maggioranza effettiva e assoluta per poter governare da solo. Decisivi saranno perciò i dati che poi riceveremo e anche i giorni venturi nel quali vedremo l'andamento anche delle scelte di partito. Nel frattempo andiamo a vedere se si sono aggiornati i dati di affluenza in Italia. Eccoli qua. Siamo quasi, come dicevo, alla totalità dei comuni scrutinati, 7.137 su 7.958. La percentuale di votanti alle 23 sarebbe di 73,22%. Ricordiamo che è ancora una percentuale in aggiornamento quando mancano circa 7.000 comuni da scrutinare circa. Per quanto riguarda il padovano, vediamo se sono giunte tutte in redazione. No, 92 su 104 e 80,35% alle 23. Ancora una percentuale relativa perché mancano i comuni maggiori, manca anche Padova se non erro, sto controllando logicamente se non sia arrivata in questo momento perché come vi dicevo i dati sono in continuo aggiornamento e infatti Padova è appena arrivata 77,53. Padova abbassa la media della provincia, però non penso sia la peggiore, poi andremo a capire chi è la peggiore della provincia, se è proprio Padova. Adesso stiamo dando no, non è Padova, quindi poi andremo a cercare appunto nella giornata era stata Veggiano, vediamo un attimo le percentuali di Veggiano, non è pervenuta, ecco. Non essendo pervenuta non possiamo ancora fare queste proiezioni nella provincia. Nel frattempo ci spostiamo a vedere anche per quanto riguarda il voto alle regionali. Si votava anche in 2 regioni, nel Lazio e nella Lombardia. Attualmente i votanti alle 23 di Lazio sarebbero 69,21 mentre quelli di Lombardia 74,06. Nessuno dei due dati è definitivo, ecco. Spostiamo, andiamo a vedere se ci sono altri dati per quanto riguarda la Camera, dati effettivi per quanto riguarda i seggi uninominali, i candidati uninominali. Vediamo che scusate, questa è la Camera, ho sbagliato, volevo andare a vedere il Senato. Per quanto riguarda il Senato che stanno scrutinando prima, abbiamo 588 sezioni scrutinate su 61.000. Perdonatemi se ogni tanto mi avvicino, ma sono mezz'orbo. Attualmente la coalizione di centrodestra è in vantaggio di 38,80 su il Movimento 5 Stelle che è a 30,17. Il PD in terza posizione a 23,55, quindi molto spostato. Questi sono dati definitivi ma sono ancora da prendere con le pinze perché sono veramente pochi questi dati. A seguire Liberi e Uguali con 3,27, Potere al Popolo 1,24, Casa Pound 0,82, il Popolo della Famiglia 0,72, Italia agli Italiani 0,47, Partito Valore Umano 0,23, Partito Comunista 0,22, Grande Nord 0,15, per una sinistra rivoluzionaria 0,12, Partito Repubblicano Italiano ALA 0,11, Patto per l'Autonomia 0,02. Bene, gli altri sono a 0, quindi poi li leggeremo al termine, sperando che magari aumentino anche per loro. Andiamo alla Camera, ma sono molti meno, logicamente, perché prima si scrutina il Senato e poi la Camera.
Attualmente sono pervenute 47 sezioni su 61.000. E qui la coalizione di centrodestra è in vantaggio al 40,14, seguita dalla coalizione di centrosinistra al 27,35, seguita dal Movimento 5 Stelle a 25,94, quindi anche qui Movimento 5 Stelle molto vicino alla coalizione di centrosinistra. Ehm, Liberi Uguali 3 e Potere al Popolo 0,97, Casa Pound 0,84 e Partito Comunista 0,56, Popolo della Famiglia 0,48. Questi sono i dati che ci giungono attualmente. Non ci sarebbero variazioni sugli exit poll, vediamo un attimo. Sì, ci sono delle ulteriori variazioni, stanno pervenendo anche i dati sempre exit poll per quanto riguarda la Camera, e attualmente nessuno, come dicevo, avrebbe la maggioranza alla Camera è di 316, il centro-sinistra è a 135 seggi, il centrodestra, la coalizione, 245, il Movimento 5 Stelle a 215. Per quanto riguarda il Senato, la maggioranza è 158, il centro-sinistra è a 77, il centrodestra a 132, quindi molto vicino, e il Movimento 5 Stelle a 95. Le proiezioni adesso che sono pervenute pochi attimi fa parlano del Movimento 5 Stelle in vantaggio a 33,6, seguito dal PD a 18,3, la Lega al 17,4 che recupera lo svantaggio accumulato nella precedente proiezione, Forza Italia 14,1, Fratelli d'Italia 4, Liberi e Uguali 3,3, Europa di Emma Bonino 2,3, noi con l'Italia 1%, insieme 0,8. Ecco, questo è quello che vediamo attualmente. Non ci sarebbero ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la situazione attuale, quindi ne approfittiamo per andare in pausa, poi ci rivediamo tra pochissimo.
Bentornati in diretta, sono mezzanotte, è mezzanotte 54, stanno continuando a venire date nuove proiezioni di voto, quindi adesso andiamo a leggere le ultime arrivate. Eccole qua. Attualmente Movimento 5 Stelle 33,6, seguito dal PD 18,3, Lega 17,4, Forza Italia 14,1, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia 4, Liberi Uguali di Grasso 3,3, Europa di Emma Bonino 2,3, Noi con l'Italia 1, insieme 0,8. Ecco questi i dati ultimi che ci arrivano. Tra poco dovremmo ricevere anche i dati definitivi dell'affluenza in Italia. Stiamo attendendo. Ecco, mancano circa 600 comuni da scrutinare. Per quanto riguarda il Padovano ne mancano meno di 10. Ecco. Andiamo a vedere un attimo anche le regioni. Dovremmo avere i dati definitivi sull'affluenza tra poco. Attualmente parziale di Lazio è 69,06, Lombardia 74,10. Questo per quanto riguarda le regionali. In vantaggio attualmente sarebbe Zingaretti e in Lombardia attualmente sarebbe Fontana. Ecco. Attualmente non ci sono nuovi dati, ovviamente li stiamo leggendo in presa diretta in questo momento, che stanno continuando a pervenire. Exit poll li abbiamo, è quello che vi stiamo dando. Vediamo se sono arrivati dei nuovi dati sugli scrutini in Senato. Sì, e vedono ancora la coalizione di centrodestra con il 38,60 in vantaggio rispetto al Movimento 5 Stelle a 29,96 e in terza posizione si posiziona col 24% il Partito Democratico. Questo per quanto riguarda la situazione al Senato. Attualmente sono state scrutinate 951 sezioni su 61.401. Ecco, questo per quanto riguarda un attimo di dati effettivi, sono pochi però ci sono. Vediamo se ci sono altre novità quanto riguarda la faccia nazionale. Stanno arrivando, vedo che me li stanno dando. Non riescono ad arrivare ancora, stiamo attendendo. Logicamente anche i server sono in difficoltà in questi momenti, però non ci sono. Tra poco, nel frattempo, andremo anche a vedere le prime pagine dei quotidiani che tra poco dovrebbero pervenire, quindi andremo a fare una veloce rassegna stampa di quello che è stato intitolato dai giornali, sempre aspettando appunto i dati definitivi, dati che comunque vanno presi molto con le pinze, perché anche se sopraggiungessero dei dati positivi per qualsiasi partito, nello specifico attualmente il Movimento 5 Stelle, è improbabile che ci sia una maggioranza assoluta da poter permettere al partito di guidare l'Italia senza dover fare una coalizione. Molto probabilmente nei prossimi giorni le forze politiche si dovranno consultare per sapere come fare questa coalizione, se mai verrà fatta questa coalizione, e in seguito vedremo un attimo su come andrà orientata questa coalizione. Verosimilmente, da quanto si era capito, potrebbe essere del Movimento 5 Stelle con la Lega.
sarebbe una coalizione alta che avrebbe la maggioranza, tuttavia non ufficialmente non c'erano questi presagi, ufficiosamente sì. Ecco, andiamo a vedere, torniamo sulle proiezioni per quanto riguarda l'affluenza, che ormai dovrebbe essere attestarsi sul definitivo, sia quasi definitiva. In Italia avrebbe votato alle 23 il 73,21, quindi un'affluenza alta. Ricordiamo che gli ultimi 3 premier, gli ultimi 3 governi erano stati governi non decisi dal popolo, quindi governi scusate, gli ultimi 4 governi decisi a maioram. Bene, attualmente non ci sono ulteriori aggiornamenti, quindi rimaniamo fedeli agli exit poll che ci segnano che attualmente il Movimento 5 Stelle sarebbe in vantaggio con 95 seggi al 33,6, il PD avrebbe 77 seggi, 18,3, la Lega 63 seggi, 17,4, Forza Italia 51 seggi, 14,1, Fratelli d'Italia 18 seggi, 4%, Liberi Uguali di Grasso 4 seggi, 3,3, nessun seggio per quanto riguarda Europa di Emma Bonino, Noi con l'Italia 1%, insieme 0,8. Ecco questi dati di exit poll pervenuti gli ultimi. Come dicevo non ci sono aggiornamenti, quindi io ridarei la linea alla regia e ci vediamo tra poco. Eccoci dopo questa breve pausa, siamo tornati in diretta per quanto riguarda le elezioni del 4 marzo 2018. I dati sono ancora in elaborazione, stanno scrutinando in questo momento le sezioni e andiamo a vedere per quanto riguarda il padovano l'affluenza che cresce nel padovano a 80 e 38. Nel Veneto diciamo che è un'affluenza molto alta, come il Veneto per l'avuto che ha un'affluenza alta anche a livello nazionale. Infatti il Veneto si attesta a 81 e 76, mentre la media nazionale è di circa 75 e 12, quindi una media sicuramente più alta solo per il momento l'Emilia Romagna con l'82 e 22 e nessun altro, almeno per quanto riguarda i dati attualmente in nostro possesso. Ricordiamo che da scrutinare mancano ancora circa 300 comuni, quindi non moltissimi, però ne mancano ancora. Ecco, questo per quanto riguarda le elezioni nel Padovano. Torniamo a occuparci anche
della nazionale. Gli exit poll attualmente pervenuti parlano del Movimento 5 Stelle in vantaggio su PD e Lega. Ecco, questo basti a farvi capire il risultato attuale. Tra poco avremo una rassegna stampa, quindi andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con la rassegna stampa.
Bentornati in diretta, è l'1:10 in questa grande diretta per le elezioni politiche italiane. Sono arrivati dei nuovi exit poll che potete vedere anche se siete in diretta su le nostre piattaforme social, su Facebook, sulla nostra pagina, su YouTube a bordo pagina e su Twitter sui tweet. Ecco. Mentre se siete in diretta qui con me adesso ve li vado ad elencare. Ecco, questi sono gli ultimi dati pervenuti, sono del 20, parlano del Movimento 5 Stelle che si attesta al 29,1, ha perso un punto, seguito dal PD al 21,0, che è seguito a corta distanza dalla Lega al 20,5. Ecco, già ci fermiamo qui e facciamo una riflessione. PD veramente affossato, la Lega non avrebbe mai immaginato prima una vittoria così stracciante, una vittoria che però si vede soprattutto al nord, un'Italia tagliata in due dove il Movimento 5 Stelle fa mano bassa nel sud, mentre nel nord Lega e coalizione di centrodestra catturano la maggior parte dei voti. Il PD, come si diceva prima, ha perso elettorato anche per contrastare molto probabilmente la coalizione di centrodestra, perché il Movimento 5 Stelle era valutato come l'unica opzione per fermare il centrodestra e quindi molti elettori, almeno leggendo questi dati, del PD potrebbero essersi spostati a dare manforte ai 5 Stelle contro questa coalizione di centrodestra. Andiamo adesso a vedere i dati sull'affluenza che dovrebbero essere quasi definitivi a questo punto, direi. Vediamo subito. Circa mancano poco meno di 3.000 comuni ancora, 73-23 è la percentuale, le 23. Vediamo se a Padova, nella provincia, abbiamo... No, mancano ancora alcuni comuni, comunque 101 su 104, ne mancano ancora 3 da scrutinare, quindi è quasi definitiva all'80,41 di percentuale alle 23. Poi le percentuali ufficiali di tutti i comuni le andremo a leggere una volta che saranno pervenuti tutti, cioè tra 4 comuni. Chi è che manca? Giusto per capire chi manchi. Manca Limena, manca Montegrotto, manca San Pietro Viminario. Ecco, questi sono i comuni che mancano a dare voti. Comuni relativamente piccoli e quindi è strano che se la stiano tirando a lungo così. Ad ogni modo tra poco potremo darveli. Vediamo se ci sono delle novità, perché appunto i dati di proiezione continuano ad aggiornarsi molto velocemente. No, attualmente non ci sono. Attualmente ci sono già i primi commenti. E attenzione perché ci sono anche delle novità, poi andiamo a leggerle tra poco. Ci sono i primi commenti a caldo. Renzi contro Big del PD, per silurarmi hanno segato il partito. Mentre Berlusconi puniti perché non ero candidato. Ecco, questi sono i primi commenti, mentre Salvini su Twitter dice grazie e esultano i 5 Stelle. Andiamo a vedere questi nuovi exit poll che vedono, attenzione, un cambiamento in fondo classifica, quindi ricominciamo da capo. Movimento 5 Stelle primo a 29,1, seguito dal PD a 21,0, seguito dalla Lega 20,5, Forza Italia 13,1, Fratelli d'Italia 3,9, Liberi Uguali 3,2, Europa 2,8 e qui ci sono i cambiamenti. Potere al Popolo 1,2,
noi con l'Italia 0,9, quindi la lista civica della Lorenzin esce fuori dalla classifica principale e scende, mentre sale Potere al Popolo con 1,2%. Ecco, queste erano le novità, almeno in basso nella classifica. Classifica. Classifica, se la vogliamo chiamare così logicamente, sono dati ancora di exit poll. I dati definitivi invece, ma da prendere sempre con le pinze, perché riguardano solamente 223 sezioni su 61.000, sono i seguenti. Per i candidati uninominali del centrodestra sarebbe al 40 e 25% la percentuale, seguita dal 27,77 del Movimento 5 Stelle, dal 24,17 della coalizione di centro-sinistra, seguita dal Liberi Uguali al 3,37 e Potere al Popolo 1,25. Ecco, questi i dati per gli uninominali e le liste alla Camera. Logicamente sono dati in aggiornamento e da prendere con le pinze, perché sono 223 seggi su 61.000 scrutinati. Attualmente il centrodestra con la coalizione sarebbe in leggero vantaggio su Movimento 5 Stelle e su centro-sinistra. Ecco, queste sono proiezioni che ci giungono e che mutano in continuazione, perché come stiamo vedendo i voti stanno venendo scrutinati in queste ore. Probabilmente, come vi dicevo, non avremo un risultato che consentirà di governare già da domani a un partito singolo, quindi dovranno scendere a patti nei prossimi giorni. E questo per il momento è tutto. Io darei la linea alla regia e noi ci rivediamo tra pochissimo.
E eccoci in diretta quando è l'1:25 di notte, stanno pervenendo ancora i dati sull'affluenza e i primi dati ufficiali su, per quanto riguarda gli scrutini. Nei seggi, allora, nel Padovano, per quanto riguarda l'affluenza, non è cambiato nulla, mancano ancora quei tre comuni che stiamo aspettando. Nella sede nazionale invece ne mancano circa 300, l'affluenza alle 23 si attesta attorno al 73,20%. Ecco, queste sono più o meno le proporzioni per quanto riguarda l'affluenza. Per quanto riguarda invece le proiezioni di voto, attualmente la maggioranza è nella coalizione di centrodestra che si attesta al 35,6, seguita dalla coalizione del Movimento 5 Stelle a 32,5 e in terza istanza il centro-sinistra con 23,3, seguita da Liberi e Uguali. Queste le proiezioni per il Senato e ricordiamo che nel centrodestra la Lega ha 15,8 attualmente, quindi è il maggior partito, mentre per quanto riguarda il centro-sinistra è il PD a essere il maggior partito. Movimento 5 Stelle è solo il Movimento 5 Stelle, quindi è molto più facile. Ecco, questi sono per ora i dati che parlano comunque di un centrodestra che dovrebbe riuscire a prendere tra i 150 e i 100 seggi, seguito dal Movimento 5 Stelle che dovrebbe prenderne dai 115 ai 70 seggi e il centro-sinistra infine dovrebbe attestarsi tra i 90 e i 50 seggi. Ecco, queste sono le proporzioni per quanto riguarda il Senato. Per quanto riguarda le regionali, attualmente gli exit poll parlano della Lombardia di una maggioranza per quanto riguarda il candidato Attilio Fontana, mentre nel Lazio per quanto riguarda Nicola Zingaretti. Ricordiamo che qui gli scrutini cominceranno alle 2 domani, quindi non avremo dati definitivi per quanto riguarda la nottata, mentre dovrebbero essere definitivi tra poco i dati di affluenza in Lombardia e Lazio. Infatti andiamo a controllare se ci sono pervenuti i definitivi dell'affluenza di queste due regioni che andavano a votare. No, quindi attendiamo ancora. Netta la vittoria del Movimento 5 Stelle, come dicevamo in precedenza, seguito dalla Lega e dal PD. Il PD in proporzione è il partito che ha perso di più. Attualmente infatti è quasi al pari della Lega. Vediamo che nelle proporzioni forniteci da poco, eccoli qua, Lega e PD sono separati da circa un punto di distacco, un risultato tale che fa crollare totalmente il PD, perché il PD ha attestato al 18,9 quando nelle precedenti elezioni era molto più alto, soprattutto rispetto alla Lega che si attesta invece come primo partito della coalizione di centro-destra. Ecco. Stiamo aspettando ancora le prime pagine dei giornali che per il momento sono parzialmente giunte, aspettiamo ancora un pochetto prima di fare la rassegna stampa. E nel frattempo, tra poco dopo la pubblicità, News Night, quindi andremo a elencare le notizie principali della giornata e poi torneremo qui con il voto. Io vi lascio la pubblicità, poi ci torniamo con News Night.
Swishmar Channel News Night, edizione della notte, bentornati con le informazioni di Swishmar Channel. Trionfo del Movimento 5 Stelle e Lega nelle proiezioni, crolla il PD. Esultano i 5 Stelle, Salvini, grazie, PD sconfitti all'opposizione. Calabresi 5 Stelle primi, ma serve alleanza per governare. Schede nuove ed errori, ritardi, lunghe file e casi di voto sospeso. Cambiamo pagina. Udine, trovato morto in hotel Davide Astori, capitano della Fiorentina, aveva 31 anni. La rivoluzione in casa Levis, i laser al posto degli operai per scolorire i blue jeans. Svizzera, il referendum sulla TV di Stato è salva, referendum stravinge il no per l'abolizione del canone. Queste le principali notizie all'1:38 della notte. Per quanto riguarda il Padovano, ricordiamo c'è stata una scossa di terremoto registrata nella zona di Vicenza tra Arzignano, Schio e Villaverla del magnitudo 2.1 a 12.5 km di profondità, avvertita alle 20:31. Queste erano le principali notizie. Tra poco ci ritroviamo con l'edizione normale per quanto riguarda la grande diretta delle elezioni. Eccoci, bentornati in diretta, è l'1:41 di notte, continuano ad aggiornarsi e arrivare i dati. Attualmente andiamo alla Camera, gli exit poll parlano del centrodestra in vantaggio rispetto al Movimento 5 Stelle e centro-sinistra. Le proiezioni di voto, gli scrutini per quanto riguarda il proporzionale alla Camera parlano del centrodestra in vantaggio col 39,89%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 27,42%, il centro-sinistra al 25,10%. Liberi Uguali segue al 3,37%. Questo per quanto riguarda il proporzionale. Per quanto riguarda l'uninominale, il centrodestra ha 75 seggi, il Movimento 5 Stelle 22 e il centro-sinistra 11. Ecco, questi i dati alla Camera. Passiamo ora al Senato.
Al Senato gli exit poll parlano del centrodestra con 33,5, Movimento 5 Stelle 29, centrosinistra 25. Per quanto riguarda gli scrutini riguardo al proporzionale, il centrodestra ha il 38,24%, seguito dal Movimento 5 Stelle 29,18, il centro-sinistra 25,18. L'uninominale assegna al centrodestra 60 seggi, al Movimento 5 Stelle 32, al centro-sinistra 8. Per quanto riguarda i partiti, in testa c'è il Movimento 5 Stelle 32,3%, seguito dal PD 18,9%, dalla Lega 17,5%, Forza Italia 14,5%, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni 4,1%, Liberi Uguali 3,3%, Europa 2,5%, Noi con l'Italia 1,2%, insieme 0,6%. Questi i dati attualmente all'1,43. Ricordiamo che sono in aggiornamento. Tra poco arriveranno anche i dati definitivi sull'affluenza. Attualmente sono state scrutinate 7.766 sedi su 7.958. L'affluenza scende a 72,96 alle ore 23. Bene, per il momento non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Padova, dove mancano due comuni ancora da scrutinare per quanto riguarda l'affluenza, quindi attendiamo ancora a darvi i dati definitivi. Comunque parlano di 80 e 38, un dato molto positivo che attesta anche la competitività del Veneto, che si attesta a seconda regione per voti. Ecco, questi sono gli aggiornamenti all'1,44. Non ci sono ancora le prime pagine dei giornali perché stanno ancora in stampa, tra poco dovrebbero pervenire, le attendiamo logicamente, e non ci sono ulteriori aggiornamenti, quindi torniamo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
Eccoci in diretta quando è l'1:55 di notte, questa è Zwischen Channel News, stiamo seguendo le elezioni politiche del 4 marzo 2018, attualmente stiamo ancora attendendo i dati definitivi dell'affluenza nel Padovano e in Italia. Nel Padovano manca un solo comune perché tutti siano pervenuti, tutte le sezioni. No, attenzione, sono pervenuti tutti, quindi tra poco li leggeremo. Il dato definitivo quindi a questo punto dell'affluenza sul Padovano è 84,35%. Quindi un dato definitivo attualmente appena giunto in redazione. Tra poco leggeremo tutti i comuni con le varie percentuali in questa lunga notte, ma nel frattempo andiamo a vedere nell'ambito nazionale come continua, come si evolve la situazione. Attualmente il Movimento 5 Stelle al 32,1%, seguito dal PD al 19%, la Lega al 17,5%, Forza Italia al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,1%, Liberi Uguali 3,5%, Europa 2,7%, Noi con l'Italia 1,1%, Insieme 0,6%. Attualmente nessuno ha una maggioranza schiacciante. Andiamo a vedere nel Senato le proiezioni per quanto riguarda qua. Abbiamo le proiezioni che ci parlano del movimento del centrodestra a 35,5, il Movimento 5 Stelle a 35,2 e il centro-sinistra a 23,1. Queste sono le principali notizie, torniamo subito tra pochissimo. Eccoci poco fa alle conferenze stampa di Lega e Movimento 5 Stelle, entrambi vittoriosi, entrambi consapevoli che servirà qualcosa forse per legarsi assieme. Ecco, Movimento 5 Stelle che plaude ovviamente al lavoro fatto e Lega che raggiunge appunto un risultato storico. Adesso ci rispostiamo sulle proiezioni. Continuiamo a leggerle, poi andiamo in pausa e torniamo con i risultati ufficiali da Padova che ormai sono definitivi per quanto riguarda l'affluenza. Movimento 5 Stelle 32,1, PD 19, Lega 17,5, Forza Italia 14,1, Fratelli d'Italia 4,1, Liberi Uguali 3,5, Europa 2,7, Noi con l'Italia 1,1, Insieme 0,6. Questi i dati.
E noi ci rivediamo tra pochissimo.
Rieccoci in diretta quando sono le 2:06. Andiamo a leggere i dati definitivi sull'affluenza a Padova. Sono appena pervenuti, questi nel padovano sono i dati definitivi sull'affluenza. Quindi andiamo a controllarli subito. La percentuale in generale è stata dell'84,35%. Ad Abano Terme è stata dell'83,59%, ad Agna dell'81,63%, ad Albignasego dell'86,39%, Anguillara Veneta 79,68%, Arqua Petrarca 84,40%, Arre 84,64%. Andiamo anche, magari se abbiamo il grafico ci aiuterebbe, ecco, se riusciamo, ecco, grazie. Dicevamo Arre 84,64%, Arzer Grande 86,60%, Bagnoli di Sopra 81,93%, Baone 85,71%, Barbona 77,31%, Battaglia Terme 84,58%, Buara Pisani 82,66%, Borgoricco 84,90%, Bovolenta 84,58%, Brugine 84,97%, Cadoneghe 86,07%, Campo San Martino 86,67%. Continuiamo, Campo d'Arsego 86,18%, Campodoro 85,99%, Campo San Piero 85,99%, Candiana 81,72%, Carceri 82,83%, Carmignano di Brenta 84,70%, Cartura 83,35%, Casale di Scodosia 82,75%, Casal Serugo 86,56%, Castelbaldo 81,99%, Cervarese Santa Croce 85,92%, Cinto Euganeo 79,21%, Cittadella 86,48%, Codevigo 83,20%, Conselve 82,61%, Correzzola 84,12%, Curtarolo 85,42%, Due Carrare 85,44%, Este 83,04%, Fontaniva 85,77%, Anguillara Veneta 85,35%, Garzignano Terme 82,98%, Gazzo 83,37%, Gran Torto 84,31%, Granze 80,59%, Legnaro 86,60%, Limena 86,83%, Loreggia 86,27%, Lozzo Testino 84,27%, Maserà di Padova 85,29%, Masi 79,30%, Massanzago 84,64%, Megliadino San Fidenzio 82,45%, Megliadino San Vitale 83,42%, Merlara 81,19%, Mestrino 83,90%, Monselice 83,90%. No, c'è stato un errore. Mestrino 85,88%, Montagnana 82,10%, Montegrotto Terme 83,12%, Noventa Padovana 84,62%, Ospedaletto Euganeo 84,49%, Padova 82,80%, Pernumia 84,71%, Piacenza d'Adige 81,29%, Piazzola sul Brenta 85,36%, Piombino Desi 85,32%, Piove di Sacco 83,47%, Polverara 88,03%, Ponso 86,49%, Ponte San Nicolò 87,84%, Ponte Longo 82,04%, Pozzonovo 83,78%, Rovolon 84,42%, Rubano 83,33%, Saccolongo 85,34%, Saletto 84,67%,
San Giorgio delle Pertiche 86,50, San Giorgio in Bosco 87,29, San Martino di Lupari 85,50, San Pietro in Gu 85,31, San Pietro Viminario 84,17, Santa Giustina in Colle 85,91, Santa Margherita d'Adige 81,93, Sant'Angelo di Piove di Sacco 85,95, Santa Elena 84,08, Sant'Urbano 80,24, Saonara 86,31, Selvazzano Dentro 84,88, Solesino 82,08, Stanghella 82,82, Teolo 85,28, Terrassa Padovana 86,82, Tombolo 83,37, Torreglia 83,77, Tre Basiliche 85,56, Tribano 84,54, Urbana 85,93, Veggiano 85,33, Vescovana 83,59, Viozzo d'Este 82,71, Vigo d'Arzere 85,18, Vigonza 85,15, Villa del Conte 87,25, Villa Estense 82,64, Villa Franca Padovana 85,36, Villanova di Campo San Piero 87,52, conclude Vo a 82,78. Possiamo tornare in studio con le immagini, eccoci qui. Questi erano i dati dell'affluenza nel Padovano, quindi vediamo dei dati molto alti rispetto alla media italiana. Questi erano i dati della provincia di Padova e adesso continuiamo e torniamo sulla pagina nazionale. Andiamo sugli scrutini della Camera per quanto riguarda il proporzionale. Attualmente il centrodestra è avanti col 37,17%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 30,65%, il centro-sinistra al 24,51%. Per quanto riguarda l'uninominale, centrodestra a 92%, Movimento 5 Stelle a 40%, centro-sinistra a 17%. Per quanto riguarda il Senato, il proporzionale centrodestra in avanti con 37,70, Movimento 5 Stelle 29,74, centro-sinistra 25,12, uninominale centrodestra 64 seggi, Movimento 5 Stelle 36, centro-sinistra 8 seggi. Queste le proporzioni. Per quanto riguarda la proporzione generale dei partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 32,1, seguito dal PD a 19, 17,5 per la Lega, 14,1 per Forza Italia, 4,1 per Giorgia Meloni, Liberi e Uguali 3,5, 2,7 per Europa, Noi con l'Italia 1,1 e Insieme termina allo 0,6. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni, quindi torniamo subito dopo la pubblicità.
Bentornati in diretta su Fisher Channel News, sono le 2:19 di notte, stiamo continuando a scrutinare i voti, scrutare, scusate, non stiamo scrutinando noi i voti. Attualmente ci sono ancora molti exit poll in uscita, tutti danno il Movimento 5 Stelle come primo partito, seguito da il PD, che ha perso molto in queste elezioni. Terzo partito in Italia diventa la Lega, che invece, a differenza del Partito Democratico, cresce molto ed è il primo anche rispetto alle coalizioni di centrodestra, quindi rispetto a un governo eventuale di centrodestra la leadership spetterebbe a Matteo Salvini per quanto riguarda gli accordi presi dal centrodestra. Tuttavia non ci sarà molto probabilmente una maggioranza assoluta, almeno dai dati che ci pervengono in questi istanti, quindi si dovrebbe passare a una coalizione che molto probabilmente includerà il Movimento 5 Stelle, e bisognerà capire appunto come le forze politiche a quel punto prenderanno le decisioni. Ecco, andiamo a vedere i dati, gli ultimi dati di affluenza, li stavamo vedendo insieme. Attualmente in Italia mancano meno di 100 comuni da essere scrutinati. La percentuale di voto alle 23 era del 72,95, quindi una percentuale generale del 75% degli aventi diritto al voto, una percentuale medio-alta, ecco. Tra poco andremo a vedere anche la stima dei seggi che porta il Movimento 5 Stelle tra il 100 e il 122, la Lega tra 50 e 60, Forza Italia tra 40 e 60 e il Partito Democratico tra 40 e 50. Insomma, vediamo che il Partito Democratico è veramente indietro in queste elezioni, ha subito un calo netto. Sicuramente la loro è la notizia della sera. Tra poco andremo a leggere le notizie dalle principali testate, perché stanno arrivando finalmente le prime pagine dei quotidiani che tra poco andremo a sfogliare. Noi vi aspettiamo tra poco più di 5 minuti, torniamo assieme.
Eccoci in diretta, sono le 2:47 di notte e stiamo esaminando ancora i dati che ci pervengono. Sono ancora per lo più proiezioni che vedono il Movimento 5 Stelle in testa col 32,5, il Partito Democratico col 19,0, la Lega col 17,7, staccata da Forza Italia col 13,3, Fratelli d'Italia 4,0 e poi i partiti minori. Insomma, è una notte lunga, è una notte elettorale che comunque non vede la maggioranza assoluta di nessuno. Stiamo ancora confrontando i vari dati che ci giungono. Logicamente è un lavoro molto grande e attualmente abbiamo anche pochi dati. Intanto vediamo i dati definitivi per quanto riguarda l'affluenza, che si attesta sul 75,14. Per quanto riguarda invece il Senato andiamo verso gli scrutini. Attualmente sono state scrutinate 12.951 sezioni su 61.000. Attualmente la lista, la coalizione di centrodestra è al 36,85 in testa, seguita dal Movimento 5 Stelle al 30,39. Nella coalizione di centrodestra ad avere la leadership è la Lega col 18,88, seguita da Forza Italia col 13,56, Fratelli d'Italia col 3,92, Noi con l'Italia 1,10. Segue, dopo il Movimento 5 Stelle, la coalizione di centro-sinistra con il 25,7, il Partito Democratico in testa, Europa di Emma Bonino 2,61, Italia Europa Insieme a 0,55, Civica Popolare di Lorenzina a 0,45 e l'SVP a 0,43. Questo per quanto riguarda l'Italia Valle d'Aosta esclusa. Non vi dimentichiamo Valle d'Aosta, tra poco andremo a controllare anche i dati della Valle d'Aosta. Per quanto riguarda invece le regionali in Lazio e Lombardia, ricordiamo che il voto verrà scrutinato a partire da domani alle 2. Tuttavia Zingaretti è in vantaggio per quanto riguarda gli exit poll in Lazio, mentre Fontana è preferito in Lombardia. Questo è il dato attualmente. La giornata di oggi è una giornata segnata, quella del voto, da errori, schede da rifare, ritardi e lunghe file anche per il tagliando antifrode che abbiamo visto ha causato parecchi problemi, soprattutto per quanto riguarda le file ai seggi. Tra poco saremo in grado durante il News Morning di farvi vedere il servizio che abbiamo registrato a Padova città delle code ai seggi, e molti anche si sono rifiutati di votare per la troppa gente, quindi sono tornati a casa senza votare, nonostante quello di Padova e della provincia di Padova e del Veneto sia uno dei dati più alti di voto che ci sono in Italia. Infatti la provincia di Padova ha l'84,35 di percentuale di voto, una percentuale molto alta. Se andiamo a controllare su quella del Veneto e su quella italiana, la percentuale è di 75,14, quindi almeno 5 punti in più. Attualmente così sarebbero messi i partiti: 32,1 in testa al Movimento 5 Stelle, 19 il PD, 17,5 la Lega, 14,1 Forza Italia, Fratelli d'Italia 4,1, 3,5 Liberi Uguali, Europa più 2,1, Noi con l'Italia 1,1, Insieme 0,6. Importante il dato nel centrodestra della Lega in vantaggio, perché gli consentirà di scegliere la premiership qualora dovesse vincere. È importante anche la caduta di Forza Italia, perché Forza Italia ha perso rispetto alla Lega che ha guadagnato di molto. Importante anche
la caduta del PD, perché il PD ha perso veramente molto in queste elezioni, adesso è sotto il 20%, un dato molto negativo e quindi potrebbero saltare delle posizioni all'interno del partito. Adesso vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Per il momento andiamo in pausa, noi ci rivediamo tra poco con delle nuove notizie, si spera.
Sono le 3:10 della mattina, questa è Fisherman Channel News e queste sono le principali notizie. Rebus governo per il Colle, Movimento 5 Stelle in poll, gioca a 360 gradi. L'ora più buia del PD, Renzi ora pensa alle dimissioni. Centrodestra per Berlusconi, incubo, sorpasso di Salvini. Movimento 5 Stelle esulta, noi pilastro della prossima legislatura. Oscar si parte dal segno delle donne, miglior attore non protagonista a Sam Rockwell. L'Europa preoccupata per l'avanzata dei populisti. Scampate le paure del 2017 con le sconfitte di Wilders in Olanda e Le Pen in Francia, incassa la grande coalizione in Germania. La mazzata per Bruxelles arriva dall'Italia. Voto estero, la Digos acquisirà il video delle Iene sui possibili brogli. Cambiamo pagina, morto il capitano Viola Astori, rinviata alla giornata di Serie A, B e C. Sotto shock per la morte del giocatore, lo sport avvenuta in nottata per un arresto cardiocircolatorio. Il procuratore è morte per cause naturali, l'omaggio dei tifosi e del mondo del calcio. Base SPD approva grosse coalizioni. Governo con Merkel, il 66,2% dei consensi. Il prossimo 14 marzo potrebbe essere rieletta cancelliera e presentare il suo quarto esecutivo. Trump non cede sui dazi, Cina e USA pronta a misure necessarie. Adesso torniamo sul voto perché stanno arrivando altri dati sull'affluenza e su quanto riguarda il Senato e la Camera. Ripartiamo dalle percentuali. Movimento 5 Stelle a 32,4 con 215 seggi, seguito dal PD col 19%, 135 seggi. Segue la Lega col 17,7, 123 seggi, Forza Italia 13,5, 94 seggi, Fratelli d'Italia 28 seggi, 4,1, Liberi e Uguali di Grasso 3,6, 16 seggi, Europa 2,5, noi con l'Italia 1,1, insieme 3,20.
Bentornati in diretta, sono le 3:17 minuti e adesso c'è la rassegna stampa su Zwishmer Channel. Cominciamo con la verità. Gli exit poll delineano un terremoto, Lega e 5 Stelle che botto, crollo di PD e sinistra. I grillini superano il 32%, Salvini davanti a Berlusconi, il bullo è arrivato alla fine della corsa. In copertina c'è la Femen con una scritta di Renzi. Passiamo ora al Libero. Il titolo di Libero è Governo di dilettanti allo sbaraglio. Confusione e rabbia ai seggi di Maio in peggio. Movimento 5 Stelle primo partito per distacco, centrodestra prima coalizione ma senza una maggioranza. Lega in vantaggio su Forza Italia, il PD paga la scissione di Grasso e Bersani e va indietro. Continuiamo con La Repubblica. L'Italia dei 5 Stelle affonda il PD. Trionfo del Movimento 5 Stelle, difficile governo senza di loro. I Dem sotto il 20%, processo a Renzi, flop di Leu. Perdonatemi, non riesco a leggere. Centrodestra primo schieramento, ma niente maggioranza. Salvini in vantaggio su Berlusconi. Propongo alla Repubblica di scrivere un po' più grande. Da quando scrivete così piccolo? Il Messaggero. Italia incerta, governo difficile. Oggi al voto 46 milioni di elettori, urne aperte dalle 7 alle 23. Rotto il silenzio elettorale, Lazio e Lombardia scelgono i governatori, caos presidenti di seggio a Roma, ne mancano 500. Questa era la notizia del Messaggero. Strano. Un paragiornata. Il Mattino. L'Italia al voto divisa e incerta, timori per l'astensione e governabilità a rischio. Qualcuno ha mandato in stampa le pagine sbagliate, secondo me, perché queste sembrano proprio quelle di ieri. Tendiamo di avere delle conferme, probabilmente c'è stato un errore da parte degli editori nel mandarci le pagine sbagliate, magari bisogna bacchettarle un po'. Andiamo a vedere le proporzioni alla Camera alle 3:20. Secondo eccola qua. La Camera, allora, candidati uninominali, la Lega, la coalizione di centrodestra è in vantaggio con 36,22, Lega al 18,80, primo partito rispetto a Forza Italia che segue a 13,9. Segue i candidati uninominali del Movimento 5 Stelle a 30,99 e poi la coalizione di centro-sinistra guidata dal Partito Democratico a 24,82. Questo per quanto riguarda la Camera. Sono state scrutinate 7.026 sezioni su 61.000. Il Senato adesso scrutinate 20.000 sezioni su 61.000. I candidati uninominali per il centrodestra sono in vantaggio del 37,10 su Movimento 5 Stelle che segue a 30,88 e candidati del centro-sinistra 24,45. Queste le principali notizie alle 3:21. Il prossimo aggiornamento alle 3:30. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo tra poco.
Fish Channel News, siamo ancora in diretta per la grande diretta di queste elezioni politiche del 4 marzo 2018, sono le 3:30 di notte e questi sono gli aggiornamenti sul voto. Attualmente la percentuale di votanti alle 23 ancora stimata perché mancano ancora una decina di comuni da scrutinare, è del 72,92%, quindi una percentuale complessiva del 75,21%. Andiamo a vedere nel dettaglio le regioni. In Abruzzo sarebbe in percentuale del 75,93%, in Basilicata del 69,49%, in Calabria del 63,08%, in Campania del 67,86%, in Emilia Romagna dell'82,10%, in Friuli Venezia Giulia del 77,16%, Lazio 77,50%, Lazio che svolgeva anche le elezioni regionali, Liguria 75,11%, Lombardia anch'essa impegnata per le elezioni regionali 80,03%, Marche 79,80%, Molise 78,13%, Piemonte 77,26%, Puglia 69,91%, Sardegna 68,54%, Sicilia 64,58%, Toscana 79,20%, Trentino Alto Adige 81,02%, Umbria 79,53%, Valle d'Aosta 76,95%, chiude il Veneto a 81,75%. Forse il miglior risultato, controlliamo, no, l'Emilia Romagna ha fatto 82,10%, il secondo miglior risultato, sì. Bene, questi erano i dati sull'affluenza. Adesso passiamo ai dati in generale sui partiti. Il Movimento 5 Stelle guida al 32,4%, seguito dal PD al 19%, la Lega al 17,7%, Forza Italia al 13,5%, Fratelli d'Italia al 4,1%, Liberi Uguali 3,6%, Europa 2,5%, Noi con l'Italia 1,1%, Insieme 0,5%. Passiamo a parlare ora delle proiezioni del Senato. Eccole qua. Centrodestra 35,5% con 144 seggi. Movimento 5 Stelle 32,5 con 122 seggi, centrosinistra 23,1 64 seggi, Liberi e Uguali 3,5 10 seggi. Ricordiamo che queste sono proiezioni. Andiamo alla Camera. Centrodestra 36,4 268 seggi, Movimento 5 Stelle 32,4 236 seggi, centrosinistra 22,9 127 seggi, Liberi Uguali 3,6 21 seggi. Queste sempre proiezioni per la Camera. Torniamo al Senato per quanto riguarda gli scrutini, del proporzionale. Il centrodestra in avanti col 37,82, seguito dal Movimento 5 Stelle col 30,60 e il centrosinistra con 24,24. Adesso passiamo al Senato, l'uninominale. Centrodestra 62 seggi, Movimento 5 Stelle 39, centrosinistra 10 seggi. Camera proporzionale, centrodestra in avanti con 36,94%, Movimento 5 Stelle 30,06, centrosinistra 25,23. L'uninominale, centrodestra 116 seggi, Movimento 5 Stelle 72, centrosinistra 19 seggi. Queste erano le principali notizie alle 3:30, il prossimo aggiornamento alle 3:45.
Sono le 3:45 di questo lunedì 5 marzo. Siamo in diretta sul Swishamar Channel per queste elezioni politiche. Vediamo ora in dettaglio i partiti. Attualmente il Movimento 5 Stelle guida al 32,4%, seguito dal PD che ha subito un grosso calo al 19%, Lega al 17,7%, Forza Italia 13,5%, Fratelli d'Italia della Meloni 4,1%, Liberi e Uguali 3,6%, Noi con l'Italia 1,1%, Civica Popolare 0,5%. Questi gli aggiornamenti. Andiamo a vedere adesso il voto all'estero, perché non l'avevamo considerato finora. Eccolo qua. Il voto all'estero vede attualmente 41 su 1858 sezioni e vede in testa il Partito Democratico con il 31,90, seguito dalla coalizione di centrodestra al 23,80 e il Partito 5 Stelle 17,97. Il MAIE al 6,21, Liberi e Uguali a 5,20, Europa a 5,17, USEI a 5,3, Noi con l'Italia 1,80, Civica Popolare di Lorenzin 1,66 e Movimento delle Libertà 1,20. Questi sono i risultati del voto all'estero e sono gli unici risultati positivi per il Partito Democratico. Partito Democratico che, come abbiamo visto, nella nazionale ha il 19% e notizia che sta girando in queste ore, Matteo Renzi nella conferenza stampa di domani potrebbe annunciare le proprie dimissioni. Attenzione, è ancora tutto molto ipotetico, però la sconfitta e la batosta è stata molto forte, ecco. Andiamo a vedere la percentuale di votanti che si è abbassata a 75,22 in tutta Italia, quando mancano più o meno 10 sezioni da scrutinare. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda Camera e Senato, eccoli qua, i risultati di proporzionale e uninominale. Proporzionale per quanto riguarda il Senato vede il centrodestra in avanti col 37,91, seguito dal Movimento 5 Stelle a 30,67, centrosinistra 24,10, Liberi e Uguali 3,28. Per quanto riguarda l'uninominale sempre al Senato, il centrodestra in avanti con 62 seggi, seguito dal Movimento 5 Stelle a 40, centro-sinistra 9 seggi. La Camera, adesso il proporzionale centrodestra 37,3, Movimento 5 Stelle 30,05, centro-sinistra 25,17, Liberi e Uguali 3,53. Uninominale centrodestra 115 seggi, Movimento 5 Stelle 73 seggi e centro-sinistra 22 seggi. Questi erano i principali aggiornamenti alle 3:50 di mattina. La prossima edizione tra circa 15 minuti alle 4 con News Morning.
Striscia Channel News, edizione delle 4, in apertura i dati del voto. Attualmente, per quanto riguarda le proiezioni, il Movimento 5 Stelle è in netto vantaggio con il 32,4, 226 seggi, seguito dal PD al 19%, 127 seggi, seguito dalla Lega 17,7, 108 seggi. Forza Italia 13,5, 99 seggi, Fratelli d'Italia 4,1, 29 seggi, Libri Uguali 3,6, 16 seggi, Noi con l'Italia 1,1, 3 seggi, Civica Popolare della Lorenzina 0,5, 3 seggi. Questi sono i dati di proiezione attualmente. Adesso andiamo a vedere per quanto riguarda il Senato e la Camera. Senato, per quanto riguarda il proporzionale, il centrodestra è in avanti col 37,84%, seguito dal Movimento 5 Stelle a 30,74% e centrosinistra a 24,13%. Libero Uguali chiude a 3,28%. Uninominale per quanto riguarda il Senato è il centrodestra con 62 seggi, Movimento 5 Stelle 40 e centrosinistra 10 seggi. Passiamo ora alla Camera. Il proporzionale del centrodestra è 37,25, seguito dal Movimento 5 Stelle al 30,18, il centro-sinistra 24,93, chiude sempre Liberi e Uguali 3,48. Per quanto riguarda l'uninominale alla Camera, il centrodestra ha 114 seggi, seguito dal Movimento 5 Stelle con 77, il centro-sinistra a 26. Per quanto riguarda il dato sull'affluenza, non è ancora definitivo, mancano tuttavia meno di 10 comuni perché lo diventi, la percentuale è del 75,22%. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, perciò ridò la linea alla regia al prossimo aggiornamento tra circa 15 minuti.
Swishmar Channel News, edizione delle 4:30, aggiornamenti sul voto quando siamo quasi a metà dello spoglio. Attualmente il Movimento 5 Stelle come partito risulta ancora essere il primo con 30,4%, seguito dal PD col 20,3%, Lega 19,1%, 19,0%, Forza Italia 13,2%, Fratelli d'Italia 4,0%, Liberi e Uguali 3,5%, Europa 2,8%, Potere al Popolo 1,2%, Noi con l'Italia 1,1%. Questi gli aggiornamenti alle 4:30. Adesso andiamo a vedere Camera e Senato. Eccoci qua. Per quanto riguarda il Senato, per il proporzionale, il centrodestra è avanti con il 37,69%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 30,85%, centrosinistra 24,13% e Liberi Uguali chiude al 3,30%. Per quanto riguarda il Senato proporzionale, uninominale, il centrodestra è avanti con 64 seggi, seguiti dal Movimento 5 Stelle a 40, il centrosinistra ne conta solo 10. Camera proporzionale, centrodestra 37,28, seguito dal Movimento 5 Stelle 30,37, centrosinistra 24,76, Liberi Uguali 3,45. Camera uninominale, centrodestra 110 seggi, Movimento 5 Stelle 87 seggi, centrosinistra 24 seggi. Questo per quanto riguarda i dati. Andiamo nel collegio uninominale di Padova. A Padova con attualmente, vediamo se ci sono aggiornamenti, no, 32 sezioni scrutinate su 279, in vantaggio Arianna Lazzarini con 39,53 con la coalizione di centrodestra, seguito da Fabio Verlato con 27,97 della coalizione di centrosinistra, Maurizio Motta del Movimento 5 Stelle con 24,1, Annalisa Di Maso di Liberi e Uguali 4,30, Erika Guzzonato del Potere al Popolo 0,97, Carlo Andrea Cardona con 0,79 di Casa Pound, Maria Verita Botti del Movimento del Popolo della Famiglia 0,72, Marco Satta dell'Italia agli Italiani 0,54, Donatella 90 10 volte meglio 0,35, Roberta Travaglia di Grande Nord 0,34, Alessia Lotto 0,26 del Partito Valore Umano, chiude Giulio Cesare Giorgino dell'Ala a 0,15. Questi gli aggiornamenti alle 4:34, i prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti.
Sufficient Channel News, edizione delle 5, gli aggiornamenti elettorali. In testa ancora il Movimento 5 Stelle, che ormai vede la vittoria consolidata al 35%, seguito dal PD a 20,2, la Lega 18,8, Forza Italia 13,3, Fratelli d'Italia 4,2, Liberi Uguali 3,5, Europa più di Emma Bonino 2,8, Potere al Popolo 1,2, Noi con l'Italia 1,1. Questi dati attualmente sullo spoglio della Camera. Adesso andiamo a vedere gli scrutini per quanto riguarda proporzionale e uninominale a Camera e Senato. Cominciamo dal Senato col proporzionale. Attualmente il centrodestra è a 37,79, seguente è il Movimento 5 Stelle a 30,96, terzo centrosinistra 23,93, chiude Liberi Uguali 3,28. Per quanto riguarda l'uninominale al Senato, il centrodestra ha 63 seggi contro i 41 di Movimento 5 Stelle e gli 11 di centrosinistra. Camera. Per quanto riguarda il proporzionale, centrodestra in avanti con 37,35, Movimento 5 Stelle 30,62, centrosinistra 24,47, chiude Liberi Uguali a 3,45. Uninominale per quanto riguarda la Camera, centrodestra 111 seggi, 90 per il Movimento 5 Stelle, 26 per il centrosinistra. Per quanto riguarda l'affluenza, in Italia alle ore 23 era del 72,93. Il dato non è ancora definitivo, mancano ancora 5 comuni da scrutinare. La media nazionale è di 75,27. Questi erano i principali aggiornamenti e ci apprestiamo ad arrivare ad un dato definitivo che vede Movimento 5 Stelle e Alleanza di Centrodestra in testa, mentre il Partito Democratico con le alleanze di centrosinistra è caduto totalmente. Queste erano le principali notizie alle 5. Il prossimo aggiornamento tra circa 20 minuti.
Sono le 5:25 di mattina, questa è Social Channel Morning News e questi sono gli aggiornamenti relativi al voto. Attualmente il Movimento 5 Stelle conduce al 30,8%, seguito dal PD al 20,0%, Lega al 18,7%, Forza Italia 13,3%, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni 4,2%, Liberi e Uguali 3,4%, Europa di Emma Bonino 2,8%, Potere al Popolo 1,2%, Noi con l'Italia 1,2%. Tra poco, durante l'edizione della mattina, vedremo più in dettaglio anche gli altri partiti, quelli che sono andati tra lo zero. Adesso ci spostiamo per controllare i dati di Senato e Camera su proporzionale e uninominale. Attualmente, eccoci qui. Per quanto riguarda il Senato, per proporzionale, il centrodestra è al 37,96%, segue il Movimento 5 Stelle al 31,01%, il centro-sinistra 23,76%, conclude Liberi e Uguali a 3,25%. Per quanto riguarda il Senato, il proporzionale, la coalizione di centrodestra è guidata dalla Lega al 18,37%, seguita da Forza Italia al 14,20%, Fratelli d'Italia 4,21% e per quanto riguarda noi con l'Italia 1,18%, perdonate. Movimento 5 Stelle è formato solo da se stesso, correva in solitaria. Il centro-sinistra è trainato dal PD al 19,85%, Europa di Emma Bonino 2,48%, seguiti da centro-sinistra. Non mi sono chiari. Hanno fatto delle abbreviazioni non chiare, quindi perdonatemi, poi li controlleremo. Passiamo all'uninominale del Senato. Il centrodestra ha 62 seggi, Movimento 5 Stelle 42, centrosinistra 11. Camera dei Deputati proporzionale, centrodestra 37,47, Movimento 5 Stelle 30,68, centrosinistra 24,33, Liberi e Uguali 3,42, uninominale. Scrutini centrodestra 113, Movimento 5 Stelle 87, centrosinistra 29. Adesso andiamo a vedere i dati sull'affluenza. Secondo in Italia, l'affluenza in Italia non ancora definitiva è del 75,27, mancano 3 comuni da scrutinare. Ora io vorrei capire chi siano questi 3 comuni che alle 5:28 non sanno ancora dirmi quanti sono andati a votare alle 23. Comunque, proseguiamo. Per quanto riguarda Padova, Camera uninominale, attualmente in testa c'è Arianna Lazzarini del centrodestra col 39,53, seguita da Fabio Verlato del centrosinistra con 27,97, Maurizio Motta del Movimento 5 Stelle 24,1, Annalisa Di Maso 4,30, Enrica Guzzonato di Potere al Popolo 0,97, Andrea Carlo Cardona 0,79 Casa Pound Italia, Maria Verita Botti 0,72 Il Popolo della Famiglia, Marco Satta 0,54 Italia agli Italiani, Donatella 90 0,35 10 volte meglio, Roberta Travaglia 0,34 Grande Nord, Alessia Lotto 0,26 Partito Valore Umano e Giulio Cesare Giorgino di Ala 0,15. Questi i voti dell'uninominale a Padova, collegio 02. Per quanto concerne il collegio uninominale Vigonza 03,
Alberto Stefani del centrodestra 55 e 45, Alberto Artoni del Movimento 5 Stelle 24 e 6, Anna Zanetti del centrosinistra 14 e 51, Sara Mondini dei Liberi Uguali 1 e 83, Lucia Vecchi del Popolo della Famiglia 098, Francesca Sofia Bellizzi di Casa Pound 081, Emma Marzari 053, Italia agli Italiani, Antonio Zanchin 049, Grande Nord, Ermanno Gianchin di Potere al Popolo 043, Sonia Pressendo 041, Partito Valore Umano, Edoardo Matteoda 035, 10 volte meglio, Carlo Maria Cavinato 010 di Ala. Per quanto concerne collegio uninominale 04 di Abano Terme, Lorena Milanato della coalizione di centrodestra 51 e 45, Francesca Betto del Movimento 5 Stelle 26 e 19, Giulia Narduolo del centrosinistra 16 e 44, Francesco Miazzi di Libri Uguali 2 e 16, Valeriano Androni 082, Italia agli Italiani, Casa Pound Italia 068, Angela Lia, Emanuele Bernardi 063, Il Popolo della Famiglia, Tiziana Tassetto 044, Potere al Popolo, Cristina Meneghetti, Partito Valore Umano 037, Paola Goisis 036 di Grande Nord, Nicoletta Lo Turco 027, 10 volte meglio, Giacomo Bastianello, Partito Ala 011. Questi i collegi uninominali di Padova, Vigonza e Abano Terme. Con questo io ho concluso per questo aggiornamento, ci rivediamo tra circa mezz'ora per l'appuntamento delle 6.
Special Channel News, edizione delle 6, ecco qua gli aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda le elezioni politiche del 4 marzo. Attualmente il Movimento 5 Stelle è ancora e rimarrà con dato ormai definitivo in maggioranza col 37, primo partito in Italia, seguito dal PD 19,9, Lega 18,8, Forza Italia 13,4, Fratelli d'Italia 4,2, Liberi e Uguali 3,4, Europa di Emma Bonino 2,8, Noi con l'Italia 1,2, Potere al Popolo 1,2. Questi i maggiori partiti che troveremo in Italia. Adesso andiamo a vedere in Senato, per quanto riguarda il voto, che è ancora logicamente parziale. Il dato riguarda 42.000 sezioni su 61.000. Attualmente il centrodestra è a 37-38, seguito dal Movimento 5 Stelle a 31-33, la coalizione di centrosinistra 23,84, seguita da Liberi e Uguali 3,36, Potere al Popolo 1,9 e poi Casa Pound 0,84, Popolo della Famiglia 0,70 e così. Attualmente invece andiamo a consultare il voto estero per quanto riguarda il Senato. Sono stati scrutinati 254 su 1858 e vedono il Partito Democratico in testa col 26,89%, la coalizione di centrodestra con 21,34% alla seconda e il Movimento 5 Stelle terzo con 16,66%. Questo è l'unico voto, l'unico risultato dove il Partito Democratico sia in testa. Tutti gli altri vedono il Partito Democratico sprofondato, addirittura non sarebbe neanche più un possibile fautore del prossimo governo. Infatti le possibili mosse che si possono fare ora sarebbero quelle tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Difficile un governo tra Movimento 5 Stelle e centrosinistra, che comunque dovrebbe andare unito, non potrebbe andare solo il PD, perché ha avuto appunto troppo calo per poter entrare da solo con il Movimento 5 Stelle. Andiamo adesso a vedere i dati al Senato e alla Camera per proporzionale e uninominale. Attualmente per il proporzionale al Senato il centrodestra è in maggioranza col 37,97, seguito dal Movimento 5 Stelle a 30,97 e centrosinistra a 23,79, chiude Liberi e Uguali a 3,25. Per l'uninominale il centrodestra, sempre per il Senato, ha 62 seggi, 42 per il Movimento 5 Stelle, 11 per il centro-sinistra. Per quanto riguarda la Camera, proporzionale centrodestra 37,61, Movimento 5 Stelle 30,68, centro-sinistra 24,20, Liberi e Uguali 3,40, uninominale centrodestra 113, Movimento 5 Stelle 88, centro-sinistra 29 seggi. Questi erano i dati. Adesso andiamo a vedere l'affluenza, se è arrivata finalmente l'affluenza definitiva. No, confermiamo ancora che ci siano quei 3 comuni erranti che non hanno ancora dato l'affluenza. Comunque il dato in percentuale è del 75,27, logicamente mancandone 3 potrebbe mutare, però è un dato che assomiglia molto a quello definitivo per il momento. Non ci sono aggiornamenti per il momento, se non quello che vi possiamo dire che in base a questi dati il Senato dovrebbe andare al centrodestra, mentre la Camera al Movimento 5 Stelle. Questo è quanto perviene attualmente alle 6 del mattino. Altri movimenti dovranno essere fatti dai partiti nei prossimi giorni per consultazioni, e non c'è una maggioranza attualmente che possa governare da sola, neanche il Movimento 5 Stelle appunto, che
risulta con il oscillante tra il 30 e il 31%, potrebbe governare da solo. E quindi probabile un'alleanza o con Lega o con il centro-sinistra. Tuttavia, logicamente, bisogna vedere cosa faranno effettivamente. Mentre per quanto riguarda il Partito Democratico, c'è una notizia che è quella de- che riecheggia nell'aria, non è una notizia ufficiale ma è ufficiosa, che potrebbe saltare Matteo Renzi, potrebbe dimettersi lui stesso nella conferenza stampa che farà questa mattina. Quindi staremo a seguire questa conferenza stampa appunto per capire le prossime mosse del Partito Democratico che attualmente è al 19,9 e ha fatto un tonfo nel vuoto. Ricordiamo che la Lega è 18,8, cioè a un soffio esattamente, mentre prima la Lega era quasi a 4 nelle precedenti elezioni, quindi un notevole passo in avanti. Attualmente non c'è appunto una maggioranza, quindi toccherà a Mattarella e ai capi di partiti discutere tra loro sul da farsi, ecco. Bene, questo era l'aggiornamento delle 6, noi ci rivediamo tra circa 15 minuti con News Morning per le altre notizie e gli aggiornamenti sempre sulla situazione elettorale.
Social Channel News, edizione del giorno, sono le 6:32 in questa grande diretta elettorale. Adesso diamo gli ultimi aggiornamenti pervenuti. Attualmente in maggioranza c'è il Movimento 5 Stelle che ha il 30,8%, segue il PD al 19,7%, la Lega al 18,6%, Forza Italia 13,5%, il partito di Giorgia Meloni al 4,3%, Liberi e Uguali a 3,4%, Europa 2,8%, Noi con l'Italia 1,2%, Potere al Popolo 1,2%. I dati logicamente sono ancora in aggiornamento, però andiamo a vedere il Senato per quanto riguarda eccoli qua, i candidati uninominali e le liste. Attualmente sono state scrutinate 45.000 sezioni su 61.000. La coalizione di centrodestra è in vantaggio al 37,46, seguita dal Movimento 5 Stelle al 31,25, terza la coalizione di centrosinistra con 23,84, segue Liberi e Uguali a 3,36, Potere al Popolo 1,8, Casa Pound Italia 0,84, Il Popolo della Famiglia 0,70, Italia agli Italiani 0,49, Partito Comunista 0,35, Partito Valore Umano 0,13, Per una Sinistra Rivoluzionaria 0,10, ALA 0,09, Autodeterminazione 0,07, Grande Nord 0,06, Lista del Popolo per la Costituzione 0,03, Destre Unite Forconi 0,02, Patto per l'Autonomia 0,02, Democrazia Cristiana 0,01, 0 per Siamo e SMS Rinascimento MIR. Questi dati per quanto concerne il Senato. Per quanto riguarda la Camera sono ancora molto distanti, perché ricordiamo che la Camera veniva scrutinata per seconda. Mentre guardiamo i dati, diamo uno sguardo ai dati all'estero. Per il Senato, in netta differenza dai dati che abbiamo per l'Italia, perché qui il Partito Democratico è in vantaggio a 27. Nessun dato simile in Italia per il Partito Democratico, che ricordiamo ha fatto un tonfo nel vuoto. All'estero invece sembra aver tenuto. Per quanto riguarda la seconda formazione, quella di centrodestra con il 21,3, il Movimento 5 Stelle a 16,80. Questo per quanto riguarda la votazione del Senato all'estero. Attualmente sono stati scrutinati 308 su 1858. Andiamo a vedere adesso l'affluenza che, come dicevo, ci sono dei problemi perché continuano a non pervenire tutti i comuni. Attualmente ne mancano 2, prima ne mancavano 3. Vorrei capire esattamente cosa stiano facendo, ma comunque la percentuale pressoché definitiva di affluenza è 75,24. Mancano 2 comuni che bisogna scrutinare. Comunque l'affluenza è pressoché definitiva. Andiamo ora nei seggi del Padovano. Cominciamo da Padova 02, collegio uninominale. Nel Padovano Arianna Lazzarini della coalizione di centrodestra guadagna il 39,53%, segue Fabio Verlato al 27,97% della coalizione di centrosinistra e segue Maurizio Motta del Movimento 5 Stelle a 24,1%. Annalisa Di Maso a 4,30 di Liberi e Uguali, Enrica Guzzonato di Potere al Popolo a 0,97, Carlo Andrea Cadona a 0,79 di Casa Pound, Maria Verita Boddi a 0,72 del Popolo della Famiglia, Marco Satta Italia agli Italiani 0,54, Donatella 90 0,35 10 volte meglio, Roberta Travaglia 0,34 Grande Nord, Alessia Lotto 0,26 Partito Valore Umano e Ala 0,15 Giulio Cesare Giorgino.
Per quanto riguarda il collegio uninominale Vigonza 03, Alberto Stefani della coalizione di centrodestra guadagna il 54,18. Alberto Artoni 23,99 del Movimento 5 Stelle, seguito da Anna Zanetti 15,60 della coalizione di centrosinistra, Sara Mondini di Libri Uguali 1,98, Lucia Vecchi di Il Popolo della Famiglia 1,03, Francesca Sofia Bellizzi 0,75 Casa Pound Italia, Emma Marzari 0,56 Italia agli Italiani, Antonio Zanchine Grande Nord 0,49, Ermanno Giacchin 0,45 Potere al Popolo, Edoardo Matteoda 0,37 10 volte meglio, Sonia Pressendo 0,35 Partito Valore Umano e conclude Carlo Maria Cavinato a 0,18 di ALA. Per quanto riguarda il collegio uninominale 04 di Abano Terme, attualmente abbiamo Lorena Milato al 50,63, seguita da Francesca Betto al 25,74 del Movimento 5 Stelle, Giuliana Arduolo di 17,60, coalizione di centrosinistra, Francesco Miazzi 2,17 Libri Uguali, Valeriano Androni 0,88 Italia agli Italiani, Angela Lia 0,71 Casa Pound Italia, Emanuele Bernardi 0,68 Il Popolo della Famiglia, Tiziana Tassetto Potere al Popolo 0,39, Cristina Meneghetti 0,38 Partito Valore Umano, Paola Gosis 0,36 Grande Nord, Nicoletta Loturco 10 volte meglio 0,30, conclude Giacomo Bastinello 0,10 ALA. Per quanto riguarda il Senato, stiamo andando un secondo che ci vuole tempo che carichino i dati. Eccoli qua. Allora, per quanto riguarda il Senato, collegio uninominale di Padova 05, Antonio De Poli 44,82 coalizione di centrodestra, Luigi Bisato detto Alessandro 24,02 della coalizione di centrosinistra, Leopoldo Armellini 23,78 del Movimento 5 Stelle, Flavio Zanonato 3,40 Libri Uguali, Luigi Tarquini 0,81 Italia agli Italiani, Silvia Oberto Il Popolo della Famiglia 0,79. E per quanto riguarda gli altri per il momento li lasciamo stare. Ecco, questi sono i dati che ci giungono attualmente in redazione. Logicamente non sono definitivi e andranno in evoluzione prossimamente. La prossima edizione tra poco più di mezz'ora per gli ultimi dati, poi la diretta terminerà qui. Come vi ho già detto non c'è una maggioranza definitiva, quindi spetterà al capo dello Stato poi decidere quel da farsi. Noi ci rivediamo tra poco.
Sufficient Channel News, aggiornamenti delle 7 sul voto, eccoci qua. Andiamo subito con l'affluenza che non è ancora definitiva, tuttavia continuano a mancare quei due comuni che non sono stati scrutinati, il dato è di 75 e 24. In dettaglio, il dato di affluenza nelle varie regioni è Abruzzo 75,94%, Basilicata 69,49%, Calabria 63,8%, Campania 67,86%, Emilia Romagna 82,10% il miglior dato, Friuli Venezia Giulia 77,16%, Lazio 77,49%, Liguria 75,11%, Lombardia 79,68%. Ricordiamo che Lombardia e Lazio votavano anche per le regionali, Marche 79,80, Molise 78,13, Piemonte 77,26, Puglia 69,94, Sardegna 68,54, Sicilia 64,58, Toscana 79,18, Trentino Alto Adige 81,2, Umbria 79,53, Valle d'Aosta 76,95, Veneto 81,75, il secondo risultato migliore. Andiamo subito nelle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Qui abbiamo solo exit poll perché ricordiamo che lo scrutinio di queste due elezioni comincia alle 2 di questo pomeriggio. In Lombardia è in vantaggio Fontana, mentre nel Lazio è in vantaggio Zingaretti. Adesso andiamo invece con i dati nazionali, eccoli qua. Attualmente per i partiti il Movimento 5 Stelle è in vantaggio e diventa di fatto il primo partito in Italia con 39, seguito dal PD che ha subito un brusco calo, un tonfo nel vuoto, il 19,7% per lui. La Lega, che invece è salita moltissimo, 18,6%, pensate che nelle precedenti elezioni era verso il 4%. Forza Italia 13,5%, Fratelli d'Italia 4,3% e Liberi e Uguali 3,4%, Europa 2,8%, Noi con l'Italia 1,2%, Potere al Popolo 1,2%. Adesso passiamo ai dati per Senato e Camera di proporzionale e uninominale per quanto riguarda le coalizioni. Al Senato per il proporzionale attualmente è in vantaggio il centrodestra con il 38,10%, seguito dal Movimento 5 Stelle 30,98% e dal centro-sinistra 23,69%, chiude Liberi e Uguali a 3,23%, questo per quanto riguarda il proporzionale. Per l'uninominale al Senato, centrodestra riceve 60 seggi, il Movimento 5 Stelle 44, centrosinistra 11. Per quanto riguarda la Camera, centrodestra per il proporzionale, centrodestra 37,64, Movimento 5 Stelle 31,10, centrosinistra 23,80, chiude Liberi e Uguali a 3,38. Uninominale, centrodestra 113 seggi, Movimento 5 Stelle 90, centrosinistra 28 seggi. Andiamo nel Padovano. Per quanto riguarda il Senato, collegio uninominale, quasi definitivamente terminato lo scrutinio, 465 su 596 scrutinate. Allora, in vantaggio c'è Antonio De Poli della coalizione di centrodestra al 44,73, seguito da Luigi Bisato detto Alessandro al 24,07 della coalizione di centrosinistra e chiude a 23,81 Leopoldo Armellini del Movimento 5 Stelle, 3,41 per Flavio Zanonato di Liberi e Uguali. Bene, questi erano gli aggiornamenti alle 7 del mattino. Ricordiamo che nessuno ha ricevuto una maggioranza
tale da permettere di governare da solo e quindi la parola passerà al capo dello Stato che dovrà decidere sul da farsi possibili coalizioni verosimilmente potrebbero essere tra Movimento 5 Stelle e Lega o Movimento 5 Stelle e Sinistra. Però bisognerà appunto vedere le mosse dei partiti nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece la sinistra, nello specifico il Partito Democratico, voci ufficiose parlavano di una possibile dimissione di Matteo Renzi questa notte. Per quanto riguarda il Senato, invece, vi possiamo dire che è stato conquistato dal centrodestra la Camera dei Deputati dal Movimento 5 Stelle. Non ci sono aggiornamenti di nessun altro tipo, quindi io ridò la linea alla regia e poi ci salutiamo tra pochi minuti perché questa diretta terminerà qui e poi c'è il telegiornale di Swissmar Channel News edizione di Padova.
Eccoci, bentornati. Queste sono le ultime informazioni che vi daremo. Poi questa grande diretta che è partita ieri sera alle 23 e terminerà. Nel frattempo abbiamo visto appunto questi dati sorprendenti, perché hanno visto il Movimento 5 Stelle diventare il primo partito d'Italia, la Lega diventare un grande partito e il PD cadere nel baratro più profondo. Andiamo a vedere adesso i dati per quanto riguarda la provincia di Padova per la Camera. Tanto la Camera, eccola qua. Andiamo nel collegio uninominale di Vigonza, Camera, risultati di 174 seggi su 288. Vedono in vantaggio Alberto Stefanini della coalizione di centrodestra con 53,02, 60.000 voti, di cui ci sono problemi col caricamento, perché ok, di cui 1.000 al candidato. Segue Alberto Artoni del Movimento 5 Stelle col 24,45, 27.000 i voti per lui, 1.652 al solo candidato. Terza Anna Zanetti della coalizione di centrosinistra con il 16,32, 18.000 voti, di cui 686 al solo candidato. Chiude il candidato Sara Mondini di Libri Uguali con l'1,98% a 2.258 voti, di cui 138 al solo candidato. Ci trasferiamo ora al collegio uninominale Padova 2 per la Camera. Arianna Lazzarini col 39,53, 6.577, di cui 152 preferenza al solo candidato. È in vantaggio con la coalizione del centrodestra. Segue Fabio Verlato con 27,97, 4.654, di cui 284 voti al solo candidato. E conclude Maurizio Motta, 24,01, 3.995 i voti per lui, di cui 244 al solo candidato. Per la cronaca, Annalisa Di Maso di Libri Uguali va al 4,30, 716 per lei i voti, di cui 55 al solo candidato. Andiamo ora al collegio uninominale 04 per la Camera di Abano Terme. Lorena Milato col 50,99, 47.000 voti, 779, porta in avanti la coalizione di centrodestra. Segue Francesca Betto del Movimento 5 Stelle, 25,70, 24.064 per lei le preferenze, di cui 1.399 al solo candidato. Giuliana Arduolo conclude al 17,25% della coalizione di centrosinistra, 16.160 i voti per lei, di cui 588 al solo candidato. Per la cronaca, Libri Uguali conclude al 2,15%, 2019 i voti per lui, di cui 155 al solo candidato. Ci spostiamo al Senato, se riusciamo a trovarlo. Senato, eccolo qua, collegio uninominale di Padova. Antonio De Poli 44,64% conduce la coalizione di centrodestra con 120.712 preferenze, di cui 2.825 è il candidato. Segue Luigi Bisato detto Alessandro, 24,3, coalizione di centrosinistra, 64.981 per lui i voti, di cui 2.438 è il solo candidato. Conclude Leopoldo Armellini al 23,96, 64.803 per lui i voti, di cui 3.774 è il solo candidato. Per la cronaca, Flavio Zanonato di Libri Uguali 3,41, 9.235 per lui le preferenze.
962 è il solo candidato. Interessante anche il voto di Italia agli italiani, 0,80, 2167 per loro le preferenze. Ecco, questi erano i dati aggiornati. Adesso andiamo sul nazionale. Per quanto riguarda la Camera, il Movimento 5 Stelle è fisso al primo posto, 31,1, seguito dal PD 19,5, Lega 18,5, Forza Italia 13,7, Fratelli d'Italia 4,3, Liberi Uguali 3,4, Europa 2,7, 1,2 Noi con l'Italia, Potere al Popolo 1,1. Bene, con questo noi abbiamo concluso questa grandissima diretta. Dobbiamo dare la linea per forza al telegiornale di Padova. Continueranno gli appuntamenti durante tutta questa giornata. Ricordiamo che non c'è stata una vittoria secca di qualcuno, quindi non si potrà governare così con lo schiocco di dita. Servirà che il capo dello Stato dia disposizioni, poi le coalizioni che si andranno a creare, tutto un mistero. Bisognerà anche vedere i partiti. Gettonate sono il Movimento 5 Stelle e la Lega, o il Movimento 5 Stelle e la sinistra. Per quanto concerne invece i dati di Senato e Camera, il Senato va al centrodestra, la Camera ai 5 Stelle. Questo è tutto. Io vi saluto, ringrazio la regia tecnica, Swisher Channel Premium 1, Swisher Channel Premium 2 e Swisher Channel Premium, che hanno gestito questa diretta, e in più la regia esterna che ha gestito quelle della giornata. Io vi ringrazio per la visione e buona giornata.